Nel 2015 in un contesto abbastanza diverso, soprattutto per iniziativa di Marcello Decchi qui presente. È stato lui a avere la prima idea, si è creato un gruppetto che poi si è modificato, in parte allargato e soprattutto ha coinvolto praticamente da subito anche diversi studenti che vedo qui e che rappresentano, direi, l'anima di tutta la vicenda. Abbiamo deciso di costituire un gruppo di ricerca che si è dato la denominazione di gruppo di ricerca interdisciplinare su potere, istituzioni e forme di controllo sociale. Il nome suona molto accademico, ci è venuto così, forse non è stata l'idea migliore che potessimo avere, però insomma i contenuti non sono accademici nel senso noioso e paludato del termine. Siamo un gruppo assolutamente informale, assolutamente paritario, collocato ovviamente all'università, ma che non si identifica assolutamente con la dimensione istituzionale, e che ha cominciato fin dall'inizio a occuparsi dei casi, lo dico genericamente, di violenza del potere. Quando il potere, invece di dare ordine, sicurezza, protezione e riconoscimento di diritti, mobilita verso compiti, obiettivi di distruttività. Abbiamo cominciato con un caso di cronaca particolarmente tragico, che poi è diventato e continua ad essere sempre più importante, ha creato una forte mobilitazione politica ma anche culturale, il caso Cucchi. E spero di poter dire imminente, ma a questo punto dipende dall'editore, la pubblicazione di un volume su questo tema, che sarà il primo, ma penso che ne verranno degli altri. E poi da lì siamo passati alla tematica del Novecento, secolo dei genocidi. Abbiamo cominciato con un incontro sul genocidio degli armeni, il primo per cui è stato ufficialmente coniato e giuridicamente riconosciuto questo nome, genocidio, prima assente. Poi abbiamo parlato del negazionismo, della Shoah. Poi abbiamo parlato della tematica generale, ovviamente importantissima per questi temi, del consenso all'estremo, come possibile obbedienza, consenso e persino adesione entusiastica a compiti di morte. E poi abbiamo parlato delle guerre balcaniche, quindi della pulizia etnica. Abbiamo parlato qualche mese fa del genocidio in Ruanda. Mi dispiace dover dire, ma probabilmente molti di voi lo sanno, che uno dei nostri relatori di questa circostanza, il professor Calchi Novati, è purtroppo scomparso poco tempo dopo, ai primi del mese di gennaio. E adesso appunto parleremo della tematica della persecuzione contro Rom e Sinti. Il Poraimos, se pronuncio correttamente perché dubito, e che se traduco correttamente, ne dubito un po' di meno, ma dovrebbe significare qualcosa come il grande divoramento, appunto la vittimizzazione di Rom, Sinti e altre popolazioni da parte della macchina di sterminio nazista. Ad Auschwitz non c'erano solo gli ebrei, c'erano anche quelli che siamo abituati a chiamare zingari. Ma questo tema ha un'importanza particolare, penso, nel contesto complessivo delle cose che stiamo facendo. Perché quando si parla di tragedie di questa proporzione, tendiamo con molta naturalezza, in parte forse anche a ragione, a collocarle storicamente e quindi anche un po' a metterle lì, a archiviarle, a conservarle, a chiuderle in una specie di armadio. Sono cose purtroppo successe, ma sono di un certo tempo fa, non sempre tantissimo, in Ruanda e di ieri, e sono cose accadute altrove, magari a migliaia e migliaia di chilometri di distanza, sono cose fatte da altri, noi non c'eravamo, noi non siamo né vittime né carnefici, noi siamo spettatori a distanza cronologica e geografica
siamo studiosi, siamo in qualche modo archiviatori, non siamo partecipi della cosa, in qualche modo non ci riguarda, non siamo né vittime né colpevoli, siamo innocenti, stiamo parlando di cose fatte da altri a danno di altri e noi in qualche modo non c'entriamo. Ora, proprio la tematica di questa sera credo che ci dia la prova evidente del contrario, perché diciamocelo chiaro, chi non odia i cosiddetti zingari o chi perlomeno non nutre diffidenza nei loro confronti, chi non ritiene normale che siano discriminati, chi non ritiene opportuno che siano sorvegliati, chi non ritiene che abbiano a che fare con furti e con vari fenomeni di devianza sociale, in un certo senso sono quasi l'incarnazione della devianza sociale, sono un po' tutto quello che una brava persona non deve essere. Ora credo che nessuno di noi, se è sincero con se stesso, possa dire di essere immune da questo pregiudizio. Anche quelli di noi che sanno che è un pregiudizio e che magari a parole lo condannano, ci ricadono puntualmente. E inoltre in questo caso stiamo, quale che sia la nostra maggiore o minore responsabilità personale, non metto in dubbio che qualcuno possa a buon diritto sentirsi del tutto innocente anche di questo, io personalmente no, non mi sento innocente né di questo né di molto altro, ma in ogni caso quale che sia il nostro ruolo nella vicenda, è una vicenda ancora in atto, è una vicenda che non è terminata. Stiamo parlando di un popolo o di un gruppo di popoli, questa potrebbe essere una questione, che continua ad essere perseguitato. E contro questa persecuzione, questo stillicidio persecutorio, nulla di particolarmente clamoroso, nulla di particolarmente evidente, nulla che sia sotto lo sguardo dei mass media, però insomma è una cosa che non è finita mai. Ecco, alla normalità di questa vicenda persecutoria noi siamo perfettamente abituati. Diamo per scontato che effettivamente questa persecuzione in atto in un certo senso rientra in un quadro di normalità. Anche qualora non fossimo personalmente d'accordo o anche qualora ritenessimo che ci sono delle esagerazioni e delle ingiustizie, non mi pare di vedere nessuno che si metta dietro adesso. Non mi pare di vedere nessuno che ne faccia un caso politico, che ponga qui un problema, che avanzi delle rivendicazioni di libertà, di tutela di diritti, di riconoscimento di dignità, di esigenza di comprendere una delle culture più antiche che esistano in Europa e che a quanto pare, ma anche qui molto ci sarebbe da dire, non è di origine europea, ma ha comunque piena cittadinanza europea da secoli, attraversando tra l'altro tutte le frontiere e rappresentando non a caso, insieme a quell'altra grande minoranza oppressa che è rappresentata dagli ebrei, in qualche modo proprio il cuore e l'anima dell'Europa. Chi sono i veri europei? Quelli che in un certo senso sono, sarei tentato di dire, soltanto europei, senza appartenenze nazionali di tipo classico, senza un esercito, una bandiera, una magistratura, una polizia, una identità. E sono gli ebrei e i cosiddetti zingari, in definitiva. È un grande filosofo dell'Ottocento, molto frainteso, strumentalizzato dai nazisti tra gli altri, queste cose riguardo agli ebrei, ma qualcosina la dice pure dei cosiddetti zingari, li aveva capito, che in un certo senso i veri europei sono loro. E questo mi sembrerebbe un punto su cui vale la pena di riflettere. Però per fortuna non siamo qui per ascoltare le mie elucubrazioni, siamo qui per ascoltare qualche cosa di ben più competente su questo tema. Quindi concludo presentando molto brevemente i nostri ospiti. Si tratta del professor Leonardo Chiasere, ordinario presso l'Università di Verona, che è il massimo specialista riconosciuto in Italia della questione. Ha dedicato quasi tutta la sua attività di ricerca a questo tema, ha pubblicato un testo che ormai è un classico, chiunque studi
questo argomento, anche molti sociologi quindi, non può non conoscere questo libro, Popoli delle discariche, ma si è occupato anche della storia di Rom e Sinti in Europa e si è occupato del fenomeno dell'antiziganismo, che è poi il vero e proprio oggetto del discorso che faremo questa sera. C'è poi la dottoressa Eva Rizzin, anche lei insegna all'Università di Verona, anche lei si è occupata soprattutto della tematica dell'antiziganismo, su cui ha pubblicato vari contributi, e anche attivamente impegnata nella tutela dei diritti di questa, non so se definirla minoranza etnica, e oltretutto, lo dico con soddisfazione e con rispetto, è essa stessa una sinta. E poi abbiamo Gabriele Rocchiogiani, che è del noto qui a Urbino, fa parte del nostro gruppo, è uno di coloro che appunto hanno contribuito fin quasi dall'inizio alla piccola impresa che stiamo conducendo e che sta per dare vita anche ad una modesta collana editoriale presso una modesta casa editrice, ma insomma è qualcosina anche questo. E Gabriele Rocchiogiani è un filosofo prestato alla sociologia, o forse un filosofo che si è realizzato come sociologo, comunque insomma un fecondo innesto della sociologia sul corpo della filosofia, che mi sembra una cosa particolarmente encomiabile e interessante, e ha preso ormai vari anni fa il suo dottorato di ricerca con una tesi precisamente su questo, più esattamente sulla costruzione dell'immagine del nomade nella legislazione e nella politica italiana tra 8 e 900. Questa tesi è poi diventata un libro, Come spighe tra granaio e campo, è il bellissimo titolo, è pubblicato dalla casa editrice Aras di Fano. È un libro di cui consiglio vivamente la lettura. Quindi questi sono i relatori di questa sera. Noi non abbiamo deciso chi parla prima e chi dopo, chiedo ai relatori se l'hanno deciso loro. Ci seguiamo un po' la scaletta magari così. Va benissimo, quindi prendete posto. Buonasera, ringrazio veramente il professor Fieri e tutti i colleghi dell'Università di Urbino che ci hanno voluto qui oggi. Tutto sommato per noi che da diverso tempo ci impegniamo in diversi ambiti di studio e di ricerca nei rapporti tra Roger, come dicevamo noi, tra zingari e non zingari, la cosa più facile da dire, anche se è sempre complicata. Lo sentiamo un pochettino anche come un momento di ricerca e di confronto, anche con una sorta di impegno civico parlare di questo. Lo sentiamo come un impegno civico perché cercheremo di andare di dare dei dettagli a quanto il professor Fieri ha detto e vedremo come effettivamente i nostri rapporti siano ultra problematici, e non soltanto da oggi, non soltanto dal momento del genocidio nazista, ma si hanno una profondità storica mica uno scherzo. E come si dice, una volta si diceva il sangue non è acqua, oggi diciamo la storia non è acqua, la storia pesa, a volte ce l'abbiamo dentro di noi, non ce ne accorgiamo. E soltanto per far vedere quello in un modo molto molto condensato, quello che si diceva ora,
del fatto che non pensiamo a questo odio che abbiamo dentro. Io con Eva ogni tanto usiamo un esempio che ci è venuto dal nostro amico giornalista che si chiama Guadagnucci, che a un certo punto diceva in uno dei suoi libri, noi il nostro problema è che non abbiamo elaborato l'antiziganismo con la parola elaborata, come si elabora un lutto, quando ci pensiamo cerchiamo di superarlo, mentre abbiamo elaborato tutto sommato l'antisemitismo, anche se certo esistono ancora sacchi di antisemitismo, anche se invece non è successo questo con l'antiziganismo. Vi faccio una banale esempio. E lui ci diceva, per notarlo, per farlo vedere, fate semplicemente questo piccolo esperimento di pensiero: ogni volta che voi vedete la parola zingaro, sostituitelo con la parola ebreo e vediamo che cosa viene fuori, che effetto che fa, o la parola nomade e sostituitelo la parola ebreo. Allora fate questo esperimento. È usuale leggere in un giornale, ad esempio, che ne so, ieri alla periferia di Pesaro, alla periferia di Forlì, periferia di è stato sgomberato un campo di nomadi. Sostituite la parola nomadi con la parola ebrei. Che effetti vi farebbe leggere che ieri è stato sgomberato un campo di ebrei alla periferia di Bologna? Succederebbe il pandemonio, succederebbe il casino della Madonna, come si dice in termini tecnici, succederebbe. Quando invece leggiamo un campo di è stato sgomberato, vabbè, fa parte dell'ordine naturale delle cose. Allora credo che oggi cercheremo di vedere un attimo, come si dice oggi, decostruire questa cosa che non è poi tanto naturale, insomma, in fin dei conti, che è molto costruita. Come introduzione vorrebbe essere un'introduzione, anche se sono molto curioso ovviamente di sentire quello che dirà il dottor Roccheggiani, di cui lavoro non conosco, ho molta vergogna. Cercherò di dare un quadro generale, molto generale, di quello che ultimamente è stato chiamato l'antiziganismo e che noi un pochettino abbiamo adottato in italiano. È stato uno storico tedesco a proporne il termine non tanti anni fa, una quindicina di anni fa. E vorrei semplicemente dimostrare una tesi di base con questo mio breve intervento, che l'antiziganismo è semplicemente, mi accontento di questo, dimostrare che è una forma di razzismo. Non è la cosa più banale di questo mondo, non è la cosa più banale di questo mondo, perché tante volte noi oggi, ma anche altri ben più importanti di noi, quando nel passato si sono trovati di fronte il problema dello stabilire in che cosa consiste o è consistita, ad esempio, durante il nazismo la persecuzione contro gli zingari, ancora nel processo di Norimberga si era deciso che quello non era stato per razzismo. Ora, la nostra teoria invece è che qui siamo di fronte ad un razzismo tanto radicato e tanto incorporato che non ci accorgiamo appunto che si tratta di razzismo. Oppure tanto incorporato che ci permette di dire, di permetterci di accettare il fatto che sì, potrei anche essere razzista, ma solo contro gli zingari. Sono questi le due battute che noi sentiamo qualche volta in televisione. Sì, io non sono razzista, ma è lei che è una zingara. Oppure lei è una zingara e quindi io sono razzista. Noi li possiamo trovare più diversamente, ovviamente declinati, esplicitati in questo modo. Si tratta di un termine, partiamo dall'espressione antiziganismo, che è stata coniata, vi dicevo, negli anni 90 nel contesto degli studi in generale sulla xenofobia. Si chiama Wippelmann, lo storico, il collega storico che l'aveva proposto, ovviamente in analogia con l'antisemitismo, perché prima non ce n'era bisogno di avere addirittura un termine, semplicemente perché prima bastava dire zingari, zigeuner, zigane, eccetera,
e tu ti riferivi ad un insieme di persone più o meno anonime e non nominate, con i quali sapevi che c'erano e ci saranno sempre per l'eternità enormi problemi, ovviamente per colpa loro. Dire la parola zingari veicola ancora oggi, in italiano è diventato un po' meno usato di nomadi, ma insomma nomadi ha sostituito zingari e ultimamente Roma ha sostituito nomadi in certi ambienti, specialmente giornalistici. Veicola una opposizione irriflessa, in qualsiasi caso lo zingaro è sempre lato, io non lo sono, e questa opposizione può essere a volte, quasi sempre negativa, ma qualche volta anche positiva. Se loro sono zingari, noi siamo diversi da loro, questo lo diamo per scontato una volta che noi individuiamo qualcuno come tale. Oppure al contrario, loro sono zingari, noi siamo come loro perché siamo diversi dalla maggioranza che ci opprime. Questo era un discorso tipico di alcuni ambienti intellettuali romantici tedeschi a cavallo tra 700 e 800, non che ovunque il romanticismo abbia innalzato gli zingari come si dice normalmente, no, ci sono dei casi abbastanza particolari. Tutto sommato ancora oggi, diceva Eva prima che ha fatto due occhi così, non sapeva, ve lo dico a voi, anticipo una cosa che abbiamo scoperto da poco. All'inizio i fascisti, nei primissimi anni 20 alla fine degli anni 10, per dirsi diversi dagli altri dicevano: noi siamo un movimento di zingari. Benito Mussolini. Ma semplicemente per dire siamo talmente diversi dagli altri che siamo, al quale rispondeva Gramsci: noi non dobbiamo essere un movimento di zingari. Ho scritto papà, che il termine in qualche modo viene usato come metafora per scopi che i poveri rom e sinti di cui neanche si immaginano. Se parliamo di antiziganismo oggi in Italia è perché abbiamo dei problemi seri. Qui vi riporto a questa diapo una abbastanza recente ricerca di uno dei più di New York, uno dei più famosi centri di sondaggi, insomma, a livello di massa. È stato fatto nel 2014, poco prima siamo in campagna elettorale per le europee, e vengono a vedere in Europa come siamo messi a antiziganismo, antisemitismo, anti-islamismo, eccetera, eccetera. Allora, questi sono i risultati per quanto riguarda come oggi si tende a dire in inglese nelle agenzie internazionali, la romafobia, no? L'antiziganismo, insomma, il timore o il disprezzo verso i rom. L'85% degli intervistati in Italia, voi vedete, siamo i primi in classifica, è raro vedere gli italiani primi in classifica, perlomeno qui lo siamo. L'85% degli intervistati si diceva contrario all'idea di abitare vicino ad un rom. Eravamo abbastanza ben seguiti dalla Francia, che ultimamente è abbastanza entrata in competizione con noi riguardo ai rapporti con i rom. Grecia, vedete, l'ultima, la Spagna, tutto sommato meno del 50%, perché la situazione spagnola è assolutamente particolare. Ovviamente non avremo il tempo di affrontare tutte queste cose, a meno che qualcuno di voi non sia particolarmente interessato a questo, e ne riparleremo. Io dico sempre che, ma qui concedetemi 10 minuti, anche meno, che si tratta in prima battuta di una opposizione vissuta, l'antiziganismo, l'omofobia, chiamate come volete, vissuta in particolar modo emotivo. Sono il momento in cui pensiamo o vediamo rom, sinti, zingari, nomadi, metteteci dentro quanti termini che volete, scattano in noi certe emozioni che ultimamente sono state ben usate che è stata chiamata la psicopolitica, ben manipolata. Quali sono queste emozioni? Gli studiosi di psicologia delle emozioni ci insegnano, perché qui è inutile che ci inventiamo noi le parole, ci sono degli specialisti che studiano certi ambiti ben precisi, è meglio che sfruttiamo le loro ricerche di tanto in tanto. Ci dicono che, se c'è qualche psicologo in sala,
mi corregga se sbaglio, vi è una triade emozionale dell'ostilità, viene studiata in quanto tale perché di solito si fondono queste tre emozioni, queste tre che noi distinguiamo in italiano come tre emozioni distinte quando parliamo di disprezzo, rabbia e disgusto. La triade emozionale, questa triade emozionale che è potentissima quando applicata contemporaneamente nell'operazione di deumanizzazione. Quando applicata ad un gruppo umano tende normalmente a sminuirne il carattere di umanità stessa, appunto. Normalmente ci sono degli studiosi di psicologia dell'emozione rumene che hanno insistito su questo, perché e vedremo, c'è tutta quanta una profondità storica su questo che può spiegare questo, che dicono che in particolare in Romania, quando fanno questo tipo di ricerche, risalta in particolare il fatto che gli zigani locali sono considerati meno umani, quasi più vicini agli animali che non il resto dei rumeni. Ora, noi di solito in psicologia delle emozioni si distingue appunto tra il disprezzo e il disgusto. Prendete sempre con le pinze perché poi tradurre dall'inglese in italiano questi termini è sempre un po' difficile. Il disprezzo viene applicato di solito agli umani e il disgusto invece pensato agli animali. Ora, quando si parla di zingari è più il disgusto che scatta, appunto, eccolo qua il problema della deumanizzazione, che non il disprezzo e basta. Per quanto riguarda della triade l'aspetto della rabbia, i psicologi che studiano questo campo distinguono la rabbia dall'odio. La rabbia, dicono, è un sentimento negativo che tu provi verso il singolo, mentre l'odio è verso i gruppi. Ora, l'odio scatta quando tu, ad esempio, prendi di mira una persona per colpire tutti coloro che secondo te fanno parte del gruppo a cui appartiene quella persona. La caratteristica principale di questo sentimento negativo è che da chi lo prova, specialmente nei casi di rapporti interetnici o interculturali, è che lo trasforma e dal suo punto di vista vede questo atto di odio come un atto d'amore. Io odio gli altri perché amo i miei, e se li odio è perché io voglio proteggere i miei. Si fa cioè una sorta di selezione discorsiva nel momento in cui si va a spiegare. Non voglio toccare suscettibilità di nessuno qua dentro, ma pensate da questo punto di vista alle parole qualche volta usate da Salvini o noi che veniamo dal Veneto sappiamo bene che siamo abituati a sentirli, è l'amore verso i venti, l'amore verso che fa sì che è sempre trasformato è per la protezione di tante volte i discorsi sulla sicurezza giocano molto con queste in questo modo. Ora, la distribuzione, l'odio, come è stato spiegato per Bellino, è interessante studiarlo perché studiare la distribuzione sociale dell'odio, come si distribuisce in una società l'odio, ti insegna molte cose. L'odio dall'alto verso il basso in una società gerarchizzata, stratificata, ha una potenza incredibile, specialmente da un punto di vista dell'immaginazione. Io qui potrei adesso farvi l'elenco di tutto quello che gli zingari, secondo i non zingari, fanno di terribile. Ma ne avrei voi non immaginate nemmeno del che cosa. Già Aristotele diceva che l'odio dall'alto al basso si trasforma in paura, lo diceva già Aristotele, quindi già e in realtà la paura è tante volte una emozione molto democratica, perché la troviamo abbastanza diffusa, è una emozione che rende dense le azioni. Avete mai pensato? Sono tanti quelli che rubano,
sono furti, ma il furto di uno zingaro è più furto degli altri furti, in questo senso. Ne parleremo un attimo, sono tanti i rapimenti di bambini, ma il rapimento supposto, lo vedremo un istante, ma il rapimento supposto di un bambino da parte di una zingara è più rapimento di tutti gli altri, perché se ne parla a iosa. La densità, Eva ve ne parlerà un attimo, credo, verrà fuori anche indirettamente, la densità del messaggio che passa quando abbiamo a che fare con nomadi, zingari e rom è assolutamente incredibile. Ora la cosa interessante è che una cosa del genere lo diceva già, scusate se prendo qui, lo diceva già Sartre quando scriveva il suo coso sull'antisemitismo, un librettino scritto alla fine della guerra, quando ancora non sapeva dell'esistenza dei campi di concentramento, e in un periodo in cui arrivava abbastanza tardi, tutto sommato Sartre, in cui come dire, era alla fine, si cominciava già ai suoi tempi all'elaborazione dell'antisemitismo, ma Sartre scrive in un momento ancora appunto in cui non era ancora iniziato l'elaborazione, e aveva in mente per bene quello che si pensava degli ebrei negli anni 30, 20, 10 alla fine dell'Ottocento. E vi assicuro che tante cose che noi oggi ritroviamo, i modi in cui si parla oggi degli zingari nella letteratura popolare o nei giornali, poteva benissimo essere scritto degli ebrei degli anni 20 o degli anni 30, pari. E infatti qua ad esempio Sartre, ergendosi contro l'ebreo, prendono coscienza i non ebrei improvvisamente di essere dei proprietari, rappresentandosi l'israelita come un ladro, si mettono nell'individuale posizione di chi potrebbe essere derubato. Così ha scelto l'antisemitismo come un mezzo per realizzare la sua qualità di possidente. Oppure Horkheimer e Adorno, più o meno nei stessissimi anni, che scrivono: perciò si grida al ladro e si indica l'ebreo. Questi è in effetti il capro espiatorio non solo di singoli intrighi e macchinazioni, ma nel senso più lato che gli viene accollata l'ingiustizia economica dell'intera classe. Noi tranquillamente potremmo oggi, senz'altro, dirlo nel fenomeno che avviene in Italia, quelli che noi chiamiamo i nomadi, i rom, gli zingari. Ci spiegherà forse Eva che comunque quello che va ancora di più è la parola nomadi ultimamente. Abbiamo un altro tipo di sentimento che noi proviamo, di emozione, che secondo me è abbastanza inaspettata, è l'invidia. Non è l'invidia. L'invidia è star male a vedere che altri stanno meglio. Se poi li odi, stai ancora peggio. Si dice normalmente che nella cultura popolare veneta si diceva gli zingari beati, sono stati premiati da Dio a non lavorare, perché non lavorano, conducono una vita beata e quindi si prova rabbia, perché non lavorando dovrebbero stare peggio, invece al contrario. Quante volte potrei dirvi anche dei giornalisti che dicono vivono nei campi, vivono nel sud di Ciume, però all'improvviso esce fuori dalla baracca una ragazza bellissima. Come può essere bellissima una ragazza che vive nel sud di Ciume? Le emozioni ambivalenti, repulsione ovviamente e attrazione, appunto. Sempre di più la repulsione, ma la repulsione assieme all'attrazione è quel binomio assieme al qui e altro, vivono qui e sono altri, che hanno mandato in tilt buona parte di autori nella storia della filosofia occidentale. Allora la domanda è: l'antiziganismo è un razzismo? Appunto. Ora, immagino che cosa vuol dire spiegare che il razzismo, si male, sono migliaia, non so quanti libri sono stati scritti sul razzismo. Allora, per facilitare la cosa, io qui avevo scritto qualche anno fa questo librettino che si chiama appunto l'antiziganismo, dove ho voluto seguire pari, accompagnare il lettore, pensavo agli studenti essenzialmente, per mano, vedere parola per parola quali sono le parole dello stigma che noi usiamo, vedere un attimo l'origine, vedere un attimo se e quando sono state usate per i rom, in particolare per i rom, chiamiamoli pure zingari a questo punto, perché quando noi pensiamo
all'antiziganismo, noi usiamo loro come zingari o nomadi, non come rom, che è una parola che si è cominciata a conoscere da poco, specialmente né come sinti, nessuno sa che siete, quanti sono, siete ancora la minoranza. E ho usato un librettino tradotto in italiano molto utile di uno dei più famosi a livello europeo studiosi del razzismo, che è Taguieff, no? Allora c'è proprio un librettino pubblicato da Cortina, tradotto in italiano a Cortina qualche anno fa, sul razzismo. Che cos'è? Seguo lui pari e lo riporto semplicemente, e porterò degli esempi, va bene, per quanto riguarda la situazione dei rom, di quelli ci chiediamo. La parola eterocentrismo è una delle parole nuove, tutto sommato, anche se adesso non le usiamo molto, inventata, proposta la prima volta nel 1906 da Sam, un sociologo americano, a volte chiamata anche gruppocentrismo. È, come dice la parola, calcata su una metafora spaziale. Noi siamo al centro, l'etnos, il proprio gruppo, è al centro, il gruppo a cui appartiene il locutore si trova al centro, oppure a volte in alto e gli altri sono in basso. Ora dire questo, usare questa metafora spaziale non vuol dire di per sé connotare in un certo modo. Il fatto è che normalmente, questa è la tesi di Sam, chi si pone al centro o in cima si crede migliore, lo fa perché si crede migliore di tutti quelli che non sono né in cima né al centro, e degli altri si costruisce un profilo, si tende a costruire un profilo sfavorevole. Ora, quello che ci interessa a noi è che questo profilo sfavorevole viene, specialmente nelle culture occidentali, ma non solo, costruito attraverso quel meccanismo che oggi è un po' di moda, insomma, che è stato studiato negli ultimi 10-20 anni, della essenzializzazione, della ontologizzazione, della essenzializzazione del noi e del non noi, o dei non noi. Come si fa a essenzializzare il noi? Ad esempio, si cancellano le differenze che ci sono all'interno del noi. Gli italiani sono le italiane, come diceva sempre Ciampi, no? Cari italiani. Aveva già cominciato, ma se andiamo a vedere per benino tutto quello che ci raccontano i sociologi, e la differenza di età, e la differenza di eccetera, la differenza di classe, e gli italiani ti si squagliano sotto lì, sì, ci sono i confini poi alla fine, ma tutti gli italiani che vivono all'estero poi da un lato, oppure dall'altro non si considerano le somiglianze tra il noi e il non noi. Questi sono i processi di essenzializzazione che fanno sia pensare a dei gruppi umani come se fossero dei blocchi contrapposti con delle caratteristiche intrinseche, essenziali, sostanziali, diverse. E vedremo come ha funzionato questo per la costruzione degli Zing. L'eterofobia, altro termine inventato soltanto negli anni 80 da Memmi, un sociologo franco-algerino. Il rifiuto dell'altro in nome di qualsiasi differenza. Oggi noi possiamo dire la ziganofobia o la romofobia rientra pienamente nel grande calderone delle eterofobie, possiamo benissimo dire. Però Taguieff diceva, di fronte all'eterofobia ci sono anche le eterofilie, l'eterofilia, cioè quando la differenza in quanto tale è vista come positiva. In casi di critica al noi, l'eterofilia può prevalere. Pensate alle barzellette in cui c'è il francese, l'inglese e l'italiano, e l'italiano sa quello che viene. Oppure è sempre all'estero che succede che sono più bravi. Sono sempre le università straniere che fanno delle cose migliori rispetto a quelle italiane. Perché noi siamo sempre. Sono forme in qualche modo. Gli antropologi sono da sempre accusati di eterofilia, e in parte è vero, lo siamo abbastanza, nel senso che abbiamo costruito da un lato sul problema della differenza culturale, e quindi poi essendo differenti, diversi è meglio, un pochettino che questo è vero. Sta di fatto però che la differenza tra eterofilia ed eterofobia non è che sia poi così chiara. Pensate ai missionari.
missionario che va in terra di missione per evangelizzarlo, va ad evangelizzare, per me un missionario tradizionale o tradizionalista, perché pensa che gli altri sbaglino, non essendo ancora cristiani, ma lo fa perché eterofilia, vuole proprio bene a questi che sono ancora infedeli e non sono ancora cristiani. Dove sta quindi il confine tra eterofobia ed eterofilia dal suo punto di vista potrebbe anche essere abbastanza complicato da dire. L'altra parola che ci interessa un attimo è xenofobia in generale, inventato nel 1900 anche questo da Anatole France, un scrittore francese. Paura dello straniero o dell'estraneo in quanto tale, o dell'estraneo in quanto tale, che si manifesta più verso lo straniero interno famoso di Simmel che non verso lo straniero, oppure verso lo straniero colonizzato, ma quando è colonizzato, ma non verso lo straniero in genere. Chi di voi si sente razzista verso gli eschimesi? Sono razzista gli eschimesi, mi stanno sulle scatole, li guardo alla televisione, mi stanno sulle scatole. Non abbiamo rapporto in Danimarca, forse con i groenlandesi potrebbe anche essere, visto che c'è stato un dominio coloniale di questo tipo. Ultimamente vedo molta confusione, le parole razzismo e xenofobia si confondono abbastanza, no? Ci sono addirittura degli enti europei, no? C'è l'Istituto per lo studio del razzismo e della xenofobia. Questo deriva dal fatto che, come forse non vedremo mai, perché non so se ci arrivo, il razzismo contemporaneo è quello che è stato chiamato un razzismo di tipo simbolico essenzialmente, quindi il neorazzismo che si avvicina molto quindi a quello che alla xenofobia come era stata pensata da Anatole France. Sta di fatto che all'interno della xenofobia senz'altro c'è oggi quello che viene chiamata soprattutto dalle organizzazioni internazionali la romofobia. La romofobia è il termine politicamente corretto, diciamo oggi, non si vuole usare antiziganismo perché c'è la parola zingari dentro, e siccome non bisogna in una terminologia politicamente corretta pronunciare più la parola zingari, come non si può più pronunciare la parola negri, allora si dice romofobia, ma che è un po' un controsenso, perché la paura non è verso i rom, se non ultimamente, era proprio verso gli zingari, in quanto tale nel momento in cui io individuo una persona come zingara, a prescindere da quello che lei si dice, dalla sua autoascrizione. Sta di fatto che comunque ultimamente la parola romofobia non la troviamo usata come sostituto di antiziganismo in generale, quindi verso tutti gli zingari, più in particolare in certi paesi dell'Europa, verso i rom che provengono essenzialmente dall'est Europa, quelli delle ultime migrazioni, i rom rumeni, i rom della ex Jugoslavia. Una romofobia che è una sorta di xenofobia che oggi mostra l'indizio del grande sbilanciamento che esiste all'interno dell'Unione Europea tra il centro e la periferia, in qualche modo. Non vi è una romofobia in paesi come la Polonia, l'Ungheria o la Romania verso i rom che possono venire dall'Europa occidentale, che vanno là, che ce ne sono, vi assicuro che ce ne sono. Funziona soltanto al contrario, in particolare in Italia, in Francia, in Belgio, in Olanda. Vi è un altro tipo di romofobia, scusa Eva, che è la romofobia provata dai sinti verso i rom. Quelli che noi chiamiamo zingari sono un insieme abbastanza variegato storicamente, che si forma in un modo diverso. Ora al loro interno non è che ci sia proprio tutto quanto rapporti paradisiaci, rose, viole e margherite. Ci sono parecchie tensioni, e anche quando nelle organizzazioni cercano di mettersi insieme giustamente per fare fronte comune perlomeno contro gli engagé, contro i non rom e non sinti, contro i non zingari,
qualche volta e spesso emergono i rapporti, emerge la difficoltà dei rapporti interni, emerge. Quindi anche da questo punto di vista l'omofobia potrebbe ancora essere ambigua, è per questo che ancora adesso io tutto sommato preferisco la parola antiziganismo, che per il momento mi sembra ancora abbastanza più completa. Ora, diceva Taguieff, i razzismi sono dentro tutti questi fenomeni, derivano in parte dall'etnocentrismo, derivano in parte dall'eterofobia, derivano in parte dalla xenofobia, ma hanno anche delle particolarità. È per questo che io sto attento ad usare, come dire, mi impegno, voglio dimostrare che l'antiziganismo è una forma di razzismo, perché noi troviamo atteggiamenti, idee antizingare in tutte le declinazioni dei razzismi di cui parla Taguieff. Poi magari ci saranno altre forme in cui noi non li troviamo. Allora, storicamente io faccio una breve carrellata adesso, ma la mia intenzione è, voglio dire, che noi non troviamo l'antiziganismo soltanto a partire dal 43 in poi o dal 38 in poi, quando i tedeschi cominciano a fare una serie di certe cose. No, così come il razzismo nazista è la realizzazione politico-militare di altri razzismi che erano fioriti a partire dalla fine del Settecento, perlomeno in Europa, in un certo modo, sono andati che hanno imboccato strade essenzializzanti in una certa direzione. Così questo è avvenuto anche per l'antiziganismo, solo che appunto fino a qualche anno fa dell'antiziganismo ancora non si parlava. Vi dirà che già il primo libro, veramente il primo studio sul genocidio nazista abbastanza completo, 45 fine della guerra, è del 75, 30 anni dopo, quando invece sull'antisemitismo c'è fin dall'inizio, anzi diciamo che tante cose nascono forse l'ONU stesso come reazione, come uno dei motivi, una reazione all'olocausto nazista. Diceva allora Taguieff, se noi andiamo a vedere se c'è un elemento comune dei razzismi, forse lo troviamo uno, perché lui dice, anche se non ne parla a lungo, la parola razzismo è un concetto politetico, qui non ve lo spiego però, è un concetto a catena. Immaginate una catena di quelle che ci mettiamo al collo, formata da tanti anelli, e il primo anello non è collegato con l'ultimo anello direttamente. Possiamo dire che uno potrebbe essere completamente rosso e l'altro completamente verde. Che cosa hanno in comune i due anelli? Di far parte della vita, né più né meno. Ora, noi sappiamo, ormai le scienze cognitive su questo ormai negli ultimi 30 anni ci hanno ben fatto una testa così. La stragrande maggioranza dei concetti della vita quotidiana sono a catena. Noi li pensiamo, per quello facciamo tanta fatica a darne una definizione precisa. Tante volte i grandi litigi nelle scienze sociali, nelle scienze umane, nelle scienze generali sono sulle definizioni, solo perché uno propone una definizione, un altro propone un'altra definizione, un altro un'altra definizione, su concetti che di fatto sono pensati a catena, d'accordo? Ora però, questi concetti a catena possono o non possono avere un tratto in comune. Secondo Taguieff, il tratto in comune delle diverse forme di razzismo che nella storia europea si sono declinate e che accennerò brevissimamente è la mixofobia, cioè l'orrore della mescolanza, l'orrore all'idea di perdere la purezza del gruppo, la purezza del proprio corpo, la purezza nel momento in cui si hanno dei contatti che sono pensati troppo stretti con un membro di un gruppo verso cui tu puoi avere la triade, no? La triade delle emozioni negative. Sottolineo semplicemente dire che la mixofobia del gruppo egemone verso il gruppo subalterno, che benissimo è quella poi che viene praticata
che è più evidente, può avere come contrappeso una mixofobia del gruppo subalterno verso il gruppo egemone in funzione controegemonica. Questi meccanismi sono meccanismi molto complicati, attenzione, che se è vero che io posso trovare tanti rom, tanti non zingari che potrebbero avere l'orrore di avere vicino, come addirittura soltanto vicino di casa dei non zingari, o di vivere con i non zingari, o di andare a pranzo con uno zingaro, tante volte io posso trovarlo anche al contrario. Possono essere dei rom che soltanto l'idea di andare a pranzare con un gaggio si fanno mille problemi. Ma un conto è dal lato del potere e un conto è dal lato di chi si sta difendendo, non so se mi spiego. Cioè, questa questione del potere, che non usiamo questa parola, noi dobbiamo sempre pensare che c'è sempre ovunque nei rapporti tra gli uomini, così come ci insegnano i filosofi della politica e i politologi. Allora Taguieff diceva, possiamo distinguere 3 teorie che parlano del razzismo, che lui chiamava la teoria modernista ultra ristretta, quella ristretta e quella ampia. Perché modernista? Perché il razzismo è quella forma di xenofobia tipica della modernità europea e che ritroviamo, che si è costruita storicamente a partire da una fase nebulosa nel periodo che va tra il 400 e il 700, ma che nel 700 già noi vediamo ben con certe caratteristiche, che si potenzia mano a mano che si va avanti nell'Ottocento. E poi c'è il neorazzismo di oggi, che è un qualche cosa effettivamente di diverso, di cui parlerò quasi nulla, perché parlerà soprattutto Eva di questo, e parlerò anche poco dell'ultra ristretto, perché di fatto parlerà molto il dottor Archigiani di questo. Allora la mia domanda è: in queste teorie di cui parla il grande esperto della Taguieff, dico, e lui non parla mai di zingari, mai, io non l'ho mai visto citare gli zingari, neanche Hannah Arendt, mai. Sì. Ma se comincia a parlare male di filosofi non finisco. Tutto sommato preferisco quelli che non hanno detto nulla rispetto a quelli che qualche volta li hanno citati, perché qui adesso sarò costretto a citarne qualcuno. C'entrano gli zingari in questo? C'entrano gli zingari oppure no? Perché se non c'entrano vuol dire che sono stati dimenticati, ma quando invece sono stati... Dunque, nel razzismo ultra ristretto, la teoria modernista ultra ristretta di Taguieff corrisponde a quello che noi di solito chiamiamo, nella storia dell'antropologia, delle scienze, il razzismo scientifico della seconda metà dell'Ottocento in poi, e poi il razzismo politico-militare del nazismo in poi, ma non soltanto dei nazismi e dei fascismi dell'Europa del Novecento. Io devo spiegare, però qui devo tornare indietro, perché su questo voglio che ci sia chiarezza quando usiamo queste parole, che sia politetico o no il concetto, non me ne frega niente. Adesso voglio usare dei termini che, visto che i genetisti li usano, è meglio sapere come li usano e se è il caso e quando è il caso di usarli, visto che qui si tratta di una sorta di dislocazione di concetti da quello che noi chiamiamo il biologico al sociale o al culturale. Il problema nasce con un grande naturalista francese, Buffon, che per primo stabilisce che cos'è una specie e la sua definizione, specie biologica. La sua definizione è ancora quella oggi valida nelle scienze naturali, in botanica e in zoologia. Dice Buffon: 2 animali, facciamo la parte zoologica che mi viene più facile, 2 animali fanno parte di 2 specie diverse se dal loro incrocio, non che il loro incrocio è sterile, no, se dal loro incrocio possono nascere anche dei figli, ma i figli a loro volta sono sterili.
L'asino e il cavallo fanno parte di due specie diverse, non perché l'incrocio tra un asino e un cavallo o una cavalla e un asino sia sterile, perché nascono i muli e i bardotti, ma perché i muli sono a loro volta sterili. Guardate che questa è una definizione secca, che ancora oggi ci sono dei problemi con alcune specie, perché visto che c'è una scala evolutiva di storia delle specie, ci sono le specie si formano storicamente, semplicemente, quindi ci possono essere delle distinzioni ancora incerte. Sapete qual è una, ad esempio, tra la tigre e il leone? Tra la tigre e il leone, ora a seconda delle combinazioni ci sono di diversi tipi i discendenti di un leone in linea alla generazione successiva. Allora, i figli di due figli di tigre e leone statisticamente sono sterili, ma qualche volta sono fertili. Il che significa che le due specie, leone e tigre, non si sono ancora proprio completamente al 100% separate. Detto questo, c'era stato qualche decennio prima un tale che si chiamava Linneo, l'inventore della tassonomia zoologica, l'inventore della nomenclatura scientifica, che aveva fatto un'operazione incredibile per quei tempi, grande credente. Allora non si conosceva ancora, scusate se faccio questa parentesi, perché se no facciamo un pochettino di archeologia alla Foucault, dove quando nascono le cose. Non capiamo perché siamo arrivati qui oggi. Ma tu Eva, dimmi se parlo troppo perché mi incredibile. Allora non si conosceva ancora lo scimpanzé, non era ancora stato scoperto, né il gorilla, ma l'orangutan sì, perché c'erano già gli olandesi che andavano in Indonesia. Linneo dice sul sistema nature, guardate, è un libro incredibile, vi raccomando veramente di leggere, non so se sia mai stato scritto in italiano, è un po' incredibile. Mette l'uomo nel primo capitolo e dice, quando tu vedi lo scheletro dell'orangutan, non lo chiamava così comunque, insomma, di questo essere qua che viene dall'Indonesia, e lo scheletro è incredibile quanto sono simili, è impossibile che non ci sia una parentela tra di loro. Però si salvava in corner, perché era costretto a metterlo contemporaneamente nella tassonomia degli altri animali, anche se l'uomo restava il primo capitolo e restava non animale. Da un lato si trovava in corner perché però noi abbiamo il raziocinio, tanto per cominciare, e l'anima che gli altri non hanno. Per fortuna, perché sennò c'era un'altra distinzione che dice che nessuno cita mai. La distinzione tra l'uomo e la simia, come la chiamava lui, da un punto di vista anatomico noi la troviamo soltanto nelle femmine, perché la femmina dell'uomo ha le piccole labbra, la femmina della simia no. Secondo me nessuna femminista ha mai letto il libro, perché su questo ci avrebbe potuto scrivere una caterva di cose. Nel momento in cui viene piazzato l'uomo nella tassonomia animale, il problema è: ma dove finisce l'uomo? Dove inizia? Dove finisce? Cioè, dove è? Fino a che punto io sono sicuro che sto parlando di un umano e non di una simile? Il problema qual era? I neri era un problema. Sono stati litigi se i negri fanno parte dell'umanità oppure no. Non entro adesso nel dibattito, che sarebbe veramente da riprendere oggi completamente tutto quanto. Nel tentativo di stabilire il confine dell'umano, un problema ancora oggi, quando un genetista mi dice che il 98% che il nostro corredo genetico al 98% condiviso con lo scimpanzé, stiamo parlando di questo, abbiamo soltanto il 2% di corredo genetico diverso, non è poco il 2% nella scala evolutiva, non è poco, ma stiamo ancora parlando del dove finisce l'uomo e dove no. Zapatero quella volta gli era andata male anche questa volta, aveva tentato di far passare in Spagna una legge che estendeva a tutti i primati, le grandi simili, la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo. Di questo stiamo parlando, perché gli etologi di questo ci stanno dicendo: guardate che quelli che noi ancora chiamiamo scimmie, animali eccetera, dovete dimostrarcelo in che cosa sono diversi.
dall'uomo. La cultura ce l'hanno, costruiscono, adesso l'ultima cosa che ho letto è il linguaggio inarticolato. Ma chi? I bonobo? I bonobo fanno delle grandi discussioni tra di loro. Il problema dei confini fa scattare il problema allora della distinzione interna all'uomo. E nascono le razze, il problema delle razze. Nasce il problema delle razze, la ricerca del numero esatto delle razze all'interno dei confini dell'uomo, lasciando vago il problema del confine ultimo dei negri essenzialmente. Nascono due grandi correnti filosofiche, i poligenisti e i monogenisti, mica uno scherzo. Noi abbiamo avuto professori di antropologia fisica che hanno insegnato all'Università di Roma fino agli primi anni 50, che si dichiaravano poligenisti ancora. I poligenisti erano quelli che dicevano che, i monogenisti erano quelli che dicevano che tutti gli uomini derivano da un unico antenato. Classico è cosa di cui parlavamo, il cattolicesimo. Da Sant'Agostino in poi si dice che se tu mi dimostri che sei discendente di Adamo, allora sei un uomo. Questa è la definizione. Sono uomini i discendenti in linea diretta di Adamo. I poligenisti dicevano che invece, dai libertini in poi, ci sono stati diversi antenati in realtà delle attuali razze. E ci sono stati quelli che dicevano semplicemente non si tratta di razze, si tratta proprio di specie, perché è da dimostrare ad esempio che da un negro e un bianco i figli siano fertili poi, e le grandi discussioni anche contro l'evidenza, evidentemente, anche contro l'evidenza. Il razzismo ultra ristretto di Taguieff è quello che dice che le razze esistono, che sono un sottoinsieme preciso della specie alla Buffon, che le razze sono gerarchizzate, ci sono razze inferiori e razze superiori, e che è giusto che le razze superiori guidino quando va bene le razze inferiori, se non appunto addirittura hanno il diritto di sfruttarlo, di ammazzarlo, di fare quello che vogliono. E qui guardate, c'è una letteratura sterminata su questo. È all'interno di questo filone che nasce una cosa neanche poi tanto originale, nonostante tutto, che nasce l'idea di Lombroso delle razze delinquenti. Le razze delinquenti non sono altro che quelle razze che hanno la devianza dentro al proprio corpo, hanno il corpo fatto in un certo modo, e lui andava alla ricerca di questo modo, che fa sì che sono automaticamente devianti e criminali. Voi sapete quali erano, vero? Ovviamente gli ebrei, anche se lui era di origine ebrea, a un certo punto poi lui nega di esserlo, cambia il nome, eccetera, si chiamava Ezechia. Era di Verona, noi, l'università è l'unica città al mondo che ha il monumento a Lombroso, non è che l'ha fatto Tosi, l'ha fatto fare. Dopodiché, se il 27 di gennaio, il giorno della memoria, andate in Piazza Bra, dove quelli dell'Istituto della Resistenza mettono sempre uno dei carri bestiame che è servito per trasportare i prigionieri nei campi di concentramento, vai, c'è la lista dei nomi, c'è una decina di Lombroso che erano stati riportati nell'ironia della storia, nell'ironia, insomma, neanche tanto da ridere un pochettino. Lombroso diceva appunto che in questa linea che ci sono gli ebrei, gli zingari, ovviamente non ne parliamo, i sardi, mi spiace, i calabresi erano anzi i calabresi, c'è tutta quanta lei sa che adesso ci sono i movimenti neoborbonici calabresi in Calabria e nel coso, che hanno preso come proprio campione il famoso brigante studiato da Lombroso, che secondo Lombroso era la prova vivente che dimostrava per una certa sua caratteristica all'interno del cranio che lì era la devianza, e adesso è diventato l'eroe dei neoborbonici, perché appunto Lombroso passa dalla parte dei piemontesi, di quelli che hanno appunto essenzializzato la criminalità dei meridionali. Ma come vedete stiamo parlando della contemporaneità, non è che stiamo parlando
parlando Lombroso ne parla apertamente degli zingari, dice apertamente che si tratta di una razza delinquente, dalla delinquenza atavica, questa è la sua definizione, atavica. Quindi gli zingari c'entrano direttamente subito nel discorso di questo tipo di razzismo. Dopodiché, ovviamente, ne parleranno loro, c'entrano pienamente nel momento dell'olocausto nazista, c'entrano completamente, anche se il razzismo nazista non era certamente di tipo lombrosiano, già prendevano in considerazione nel frattempo la genetica e l'eugenetica, avevano fatto dei passi da gigante, erano andati oltre all'esteriorità con cui veniva studiato il corpo da parte degli antropologi fisici dell'Ottocento. Ma anche qui vedo tutto sommato abbastanza confusione quando si parla da questo punto di vista, non degli effetti, da questo punto di vista del razzismo anti-ebreo, del razzismo anti-zingaro verso da parte dei nazisti. Sapete che cosa consiste la grande differenza? Consiste in questo: gli studiosi nazisti non erano ignoranti, gli studiosi nazisti che studiavano gli zingari non erano ignoranti, avevano una totale conoscenza della produzione romologica, come diciamo oggi, di studi zingari. Sapevano benissimo della teoria dell'origine indiana dei Rom, dal momento appunto che insomma senz'altro la lingua è di origine neosanscrita, senz'altro, non ci sono dubbi su questo. Come lo spiegavano allora? E sapevano benissimo contemporaneamente quindi che gli ebrei erano dei non ariani e che gli zingari all'origine erano ariani. Lo dicevano, lo scrivevano. In che cosa consisteva allora il problema dal loro punto di vista? Dicevano che è vero che gli zingari sono ariani, ma essendosi incrociati storicamente soprattutto con i delinquenti tedeschi, europei in generale, ma tedeschi in particolare, che studiavano soprattutto i sinti tedeschi, si sono imbastarditi. Sapete che non c'era niente di peggio che i bastardi per i tedeschi, si erano imbastarditi. Allora che cosa succede? Fate questo calcolo: se io sono un non ariano ebreo, se per caso io discendo da un genitore ebreo e da un genitore tedesco, matrimonio misto, significa che sono un po' più puro che se non fossi un figlio di due ebrei, giusto? Perché c'è un po' di sangue tedesco dentro, di sangue ariano. Quindi nelle analisi genealogiche, nelle perizie genealogiche che i tedeschi facevano per gli ebrei, gli bastava sapere la provenienza dei due genitori e basta. Immaginate adesso gli zingari. Uno zingaro è di origine ariana, sì, però devo vedere se è stato questa volta macchiato in negativo da un degenere della mia razza, un tedesco. Allora, se io vengo a sapere che di una persona il padre e la madre sono zingari, dovrebbe bastarmi, giusto come per gli ebrei? No, non bastava. Volevano essere più sicuri e sono andati alla ricerca dei nonni, e bastava che uno dei 4 nonni fosse un non rom, un non sinto, per etichettare il nipote come un misligin, come uno zingaro bastardo, e quindi come zingaro, e quindi degno di essere portato al campo di concentramento. Avete capito le cose? Era l'opposto invece. No, lo dico, lo sottolineo non per punti storici, ma perché su questo bisogna vedere proprio i dettagli per capire per entrare nella cosmologia nazista, nel vedere come hanno costruito questo impero del male, porca miseria. Dal loro punto di vista non è mica sufficiente a arrabbiarsi per quello che hanno fatto.
Antisemitismo e antiziganismo nazisti viaggiano su binari diversi, stop. Tant'è vero che per gli ebrei non si è mai pensato di fare una riserva riservata agli ebrei puri. Per gli zingari sì, e vi dico anche dove, in una zona dell'Ungheria, al confine con l'Austria, eccetera. Era stata individuata la zona sopra, eccetera. Dopo era proprio complicato, che li hanno mandati tutti quanti tra Auschwitz, Dachau, Birkenau, eccetera. Quindi in quella ultra ristretta ci siamo in pieno, e questo lo sapevamo. In quella ristretta, qual è il razzismo e la teoria ristretta di Taguieff? È il momento in cui nasce la raziologia. La raziologia nasce nella seconda metà del Settecento. Questo problema sollevato da Linneo e da cose eccetera, dunque porta a studiare le differenze somatiche delle persone in modo matematico, metrico. Comincia la craniometria, comincia tutta quanta una serie di studi fatti da anatomisti per vedere come si possono individuare le razze. Uno dei fondatori dell'antropologia fisica, allora, convinto assertore dell'esistenza delle razze, si chiamava Blumenbach. Adesso sono nomi che sono un pochettino scomparsi, ma erano persone che dialogavano spesso con Kant, con i grandi della storia della filosofia. Kant conosceva tutte le sue pubblicazioni. Blumenbach, eccolo qua, questo è il primo zingaro della storia di cui non conosciamo la faccia. È un teschio che Blumenbach aveva di uno zingaro transilvano. Eccolo qua. Entra pienamente lo studio della craniometria dei LOM all'interno di questo. Ma quello che mi interessa sapere, dirvi, è questo, che in seguito a questi tipi di studi di ordine naturalistico essenzialmente comincia a nascere il dibattito filosofico-politico sull'esistenza o no delle razze. E voi saprete che il primo che dà una definizione di specie, l'avevamo visto, il primo che tenta di dare una definizione di razza, difficilissimo, non ci riuscirà mai nessuno, se non all'inizio chi? Kant. Il lato meno conosciuto di Kant sono questi suoi studi convinti, perché dopo a un certo punto risponde a Herder che gli diceva Herder diceva ma le razze non esistono, e lui ribatteva e controribatteva. Sono 3 studi. Quello sul concetto di razza esce un articolo lo stesso anno, 1996, della pubblicazione della critica della ragion pura. Tant'è vero che adesso di tutti i dibattiti che dicevamo prima, chiacchierando tra di noi, c'è tutto quanto il dibattito nella storia della filosofia sollevato da alcuni, fra l'altro un italiano che lavora in Inghilterra, il cui titolo potremmo dire che colore ha la razionalità? La ragione che colore ha? Perché se noi leggiamo la storia della filosofia pare che la ragione abbia soltanto il colore bianco. Alcuni lo dicono chiaramente, altri un po' meno, altri un po'. Allora, che cosa c'entra? Perché parlo di Kant? Ma perché Kant, quando nei suoi 3 articoli sulle razze, prende come esempio di immutabilità delle razze chi? Zingari. Non i negri, non gli zingari, perché aveva un gruppetto di zingari lì a Königsberg, c'era un suo collega che li stava studiando, davvero, grandi discussioni con Kant, e il colore della pelle degli zingari viene presentato da Kant come un colore immutabile, e la sua teoria noi la vedremo fino ai nostri giorni, dell'immutabilità del colore della pelle di Kant, della pelle degli zingari. Per capire questo mi fermo adesso un attimo sul problema del colore. Che colore hanno gli zingari? Che colore hanno gli zingari? Non ho mai pensato che colore hanno gli zingari.
adesso non guardate Eva che è un elemento borderline, Questa cartina raffigura un po' gli areali dei nomi in cui a partire dal 400 fino alla metà del 700, in cui gli zingari, ma ancora oggi i nomi che sono stati usati per quelle persone che noi in italiano chiamiamo zingari. Voi vedete lì, le aree zingari sono quelle con la Z, marcate con la Z. Ci sono alcune aree minori di termini scolastici. Dopodiché le altre grandi aree sono quelle EG o G, sono quelle in cui il termine deriva dalla parola egiziani, perché pertanto gypsies in inglese, gitanos in spagnolo, perché per tanto tempo lì con un gioco delle parti i rom stessi si dicevano di origine egiziana, gli europei l'hanno accettato ben volentieri la storia dell'origine, perlomeno fin dall'inizio. Quindi vedete tutta la parte occidentale dell'Europa, diciamo in grosso modo, in cui ancora oggi gitan francese, gypsies, gitanos, eccetera. In francese adesso c'è zigano, ma zigano è già più da intellettuali. C'è l'area T, la vedete nel nord, rappresentava una buona parte dell'Olanda, tutta quanta la Danimarca, la penisola scandinava. Sono i tartari, venivano e a livello popolare ancora oggi in svedese sono chiamati tartari. C'è una strana sacca N, ancora oggi nelle lingue finniche sono chiamati semplicemente i neri o i negri, se preferite. Allora voi vedete che da un punto di vista del nome che nelle diverse lingue sono stati dati, a parte quello strano di zingari, la cui etimologia è ancora oggi molto contestata, noi vediamo che gli europei si vedono di colpo circondati in qualche modo da gruppi di persone che entrano nel loro cuore, nell'interno dell'Europa, e che sono pensati, vedete la P che forse è la figura fatta male, è una reale ben più ampia, vuol dire pagani, e i pagani erano gli islamici, i musulmani semplicemente, persone minacciose. I tartari, la paura dei tartari nel nord Europa credo che sia rimasta ancora oggi. Gli egiziani, cioè i saraceni tante volte, quelli contro cui abbiamo costruito una cosmologia tra il nord e il sud del Mediterraneo nel confronto, lo vediamo tra islamici e cristiani. Ora, tutte queste persone che erano o neri o non cristiani o pagani o eretici, appunto, i boemiani francesi, dei boemi, e allora erano assimilati agli ussiti, una eresia del tempo, tanto è vero che fino al 700 in Toscana, e solo in Toscana, erano chiamati gli ussi, gli zingari, nessuno sa, adesso lo sapete, perché erano gli boemi ussiti, in qualche modo gli eretici, i diversi, i pericolosi, addirittura i neri. Vi leggo famosa tesi di un giornalista storico sociologo americano nero dell'inizio dell'inizio del Novecento, cui il libro è stato tradotto recentemente in italiano, soltanto recentemente in italiano, sul problema quello che lui chiama la linea del colore. La linea del colore, cito qui una frase di una collega, Tatiana Petrovic-Niegos, una collega anglista che studia i problemi di genere legati ai problemi di razza all'Università di Macerata. La linea del colore, che per Dubois è il problema del XX secolo, è il rapporto tra persone dalla pelle più chiara e persone dalla pelle più scura negli Stati Uniti e nel mondo, quindi non chiara e scura semplicemente, ma più chiara, cioè in rapporto a qualcuno che è meno chiara.
La linea del colore, cioè un indice storicamente e geograficamente variabile che riflette i rapporti di potere e le asimmetrie globali tra gli esseri umani. Non è un dato stabile e omogeneo, ma una frontiera mobile e fluida tra segni il cui significato è dato dalla relazione reciproca, non bianco-nero, ma più chiaro e più scuro. Io invito a riflettere su questo, e pensiamoci veramente se il nostro problema con gli immigrati, ad esempio, non è in buona parte un problema di razzismo, e che tanti problemi nascano da questo razzismo non detto, da questa mixofobia non detta. Allora, vediamo appunto, cerco di rispondere, ma qui ditemi, ho perso il coso, siamo ancora a 5 minuti 10. Sì. Di che colore sono stati pensati gli zingari nella storia d'Europa? Ve lo dico in poche cose, ma io ci ho lavorato negli ultimi anni su questo, perché ancora una volta il materiale è molto disperso, come normalmente capita per i non presenti, ma mettendoli insieme e costruendo una visione unitaria che tu ti rendi conto. I primi cronisti invariabilmente fino a metà del Cinquecento lo dicevano chiaramente: sono neri, stop, sono scurissimi. Lo dicevano senza tanti problemi, in tempi in cui il concetto di razza effettivamente non c'era, era lì sul naso. Sono scurissimi, sono neri e non ci piove. Nascono a partire almeno dal 500 3 teorie sul colore, perché a un certo punto questi egiziani tartari che arrivano in Europa, che sono neri, cominciano a mostrarsi che parlano correntemente le lingue, che vivono come i locali, che vivono, anche se con un attrito sempre più o meno costante con i poteri locali. Restano in buona parte anarchici, usando una parola certamente fuori tempo, e anarcoidi. Nascono 3 teorie quindi sul loro colore della pelle. Quella che più ampiamente è stata utilizzata nei paesi del nord Europa e in parte dell'Europa centrale, dal momento che là tanti hanno cominciato a sposarsi localmente, e se magari fosse anche vero che erano molto scuri, hanno cominciato a diventare molto bianchi, insomma, in qualche modo, tante volte, né più né meno, come può succedere da meccanismo che un qualsiasi biologo ti insegna per quanto riguarda la pregnanza della melanina nella pelle e la trasmissione della quantità di melanina. La prima teoria è quella della tinteggiatura artificiale. Dicono: ma non è mica vero che sono egiziani quelli lì, fanno finta di parlare una lingua straniera, fanno finta, in realtà sono dei bastardi delle nostre parti, bastardi nel senso popolare del termine, mezzi criminali, mezzi cose che non hanno voglia di lavorare, girano di qua e di là e si vestono in modo, ma hanno la pelle più scura. Come spiegarlo allora questo? Beh, è evidente del perché. Perché usano succhi particolari di certe piante, e usate certe piante per tingere i tessuti, e si tingono la pelle. Sono dei falsi neri. Pensate alla storia del razzismo in Europa, di persone che fa finta invece che imbiancarsi, come fanno. Voi sapete che tanti africani oggi si danno delle creme eccetera nel tentativo di schiarirsi, con problemi di cancro alla pelle eccetera eccetera. Lì abbiamo ad esempio, ma per secoli è andata avanti questa storia, sono chiamati gli egiziani contraffatti, semplicemente gli egiziani contraffatti. Ancora alla fine del Settecento c'è un prete finlandese che lancia l'anatema contro gli zingari e vietano di scurire la pelle ai figli, tanto convinti lo erano. Ora, uno di questi succhi è quello del marrubio, chiamato addirittura, vedete, erba egizia negli erbari, cioè erba degli egiziani. Eccola qua, se per caso la vedete qua un pochino da qualche parte, sappiate come questa potete scurirvi la pelle, in alternativa alla tintarella, perché uno dei mezzi che allora si diceva era proprio questo: il viaggiatore che a un certo punto
scopre in una radura, dopo aver attraversato una strada in mezzo al bosco, una marea di zingari tutti nudi là che prendevano il sole e che dicevano sono lì appunto per diventare falsi egiziani e che comunque seguivano una bella stabilita rotazione per i maschi e per le femmine, come è giusto. Non dovevano assolutamente mescolarsi. La seconda teoria è quella che individuava, tipica dei Balcani, ancora fino agli anni 40-50, due tipi di zingari, e si chiamavano proprio così, gli zingari bianchi e gli zingari neri. Chi erano gli zingari bianchi? Gli zingari bianchi erano quelli che non parlavano più romanes, che andavano in moschea nei paesi musulmani, che andavano in chiesa nei paesi cristiani, quelli che facevano una brava vita, eccetera, eccetera, sedentari. Gli zingari neri, ovviamente, quelli rimasti nomadi, quelli che parlavano ancora romanesco, quelli che le combinavano in tutti i colori. Vi assicuro che su questo noi abbiamo degli studi bellissimi da parte di studiosi, insomma, degli anni 30-40, che vanno nei villaggi della Serbia, ad esempio, vedono zingari bianchi, li classificano zingari neri e allora vanno a vedere ma i figli dei zingari bianchi sono bianchi o neri, e c'è la percentuale, c'è la cosa, c'è tutta quanta una filosofia. Attenzione, ancora oggi in Slovacchia gli zingari sono i neri, gli slovacchi sono i bianchi. Possiamo dire tranquillamente che in certe regioni d'Europa noi oggi possiamo categorizzare come noi abbiamo i nostri negri, e i nostri negri sono gli zingari, da un punto di vista sia del corpo, perché così sono percepiti, che da un punto di vista politico, da un punto di vista sociale, da un punto di vista, se ci sono dei posti in cui stanno male, è proprio la Slovacchia, dove ci sono dei grandi insediamenti soltanto costituiti da zingari, da mulatina in piena campagna, eccetera. La terza teoria invece è quella del monocromismo eterno di Kant. Kant fa la scuola. Gli zingari sono di un colore bronzo, non neri, che è il colore degli indiani della penisola indiana, indiani dell'Asia, non dell'America. Resteranno sempre così perché per Kant il colore della pelle era immutabile, diversamente dal colore degli occhi, d'altra parte, era immutabile. È quello che noi ancora oggi tendenzialmente pensiamo, e vi leggo alcune cose tratte in diverse occasioni. Come vedete io non sono uno storico, non sono bravo a fare una cosa cronologicamente. Faccio l'antropologo, cerco dei grandi modelli culturali nel momento in cui, quando continuano a manifestarsi, quando non continuano a manifestarsi, cerco questo in qualche modo di essere d'aiuto nel modo in cui a volte ho tanti dubbi anche. Noi sappiamo delle ricerche genealogiche fra gli sinti tedeschi e che poi alla fine finirono tutti quanti nei campi di concentramento, ma mano a mano che l'esercito tedesco avanza verso est nel tentativo di conquistare la Russia, cominciano oggi a venire fuori dei documenti interessanti dagli archivi russi che fino a poco tempo fa erano inavvicinabili. E fra questo i grandi omicidi di massa che facevano le truppe tedesche, specialmente i corpi speciali, verso ebrei e zingari, mano a mano che occupavano l'Ucraina, la Bielorussia, la Russia stessa, eccetera. E come facevano a stabilire una volta che l'esercito arrivava in un paese, in un villaggio di contadini dove tutti facevano i contadini e dove si sapeva che però potevano esserci degli zingari contadini e che dovevano essere ammazzati loro soltanto, non i russi? Come facevano? Beh, non facevano più tanti delle ricerche genealogiche o cosa. E che cosa guardavano? Strappavano il vestito alle donne e agli uomini e guardavano il petto e guardavano il colore semplicemente. E in questo modo che Praskovia Timchenkova, chissà come l'ho letto, inaspettatamente si salva. L'ufficiale tedesco mi ha strappato il vestito, mi ha esaminato il petto e le mani, mi ha tolto il fazzoletto e guardato i capelli, e dopo ha riconosciuto che ero russa e mi ha messo da una parte.
Stessa sorte spetta ai suoi genitori e un fratello, ma gli altri familiari saranno fucilati. Cioè il colore, in base al colore più o meno chiaro della pelle, vengono individuati come, questo è il principio di Kant in qualche modo. Gli zingari sono più scuri e lo restano, e sono uno dei pochi elementi che ti permettono di riconoscerlo. Negli anni 30 va a vivere con un gruppo di Novara di Rom Novara, un ragazzo figlio di una famiglia molto alternativa di artisti, e decide di andare a vivere con una famiglia di Novara in giro per l'Europa. Lui è un belga, un fiammingo biondo con gli occhi azzurri eccetera, e va a vivere con i Rom. Qual è il problema che incontra? Dai Rom no, assolutamente, lo accolgono, diventa uno di loro praticamente. Una storia si chiama Jan Hughes, questa è una famosissima storia degli studi Rom. Il problema ce l'aveva con la polizia, quando i poliziotti vedevano un biondo in mezzo agli zingari. A volte la mia pelle chiara, i miei occhi blu e i miei capelli biondi suscitavano curiosità di Gagé, di non zingari, che incontravamo lungo la strada. Mi fermavano per domandarmi da dove venivo, convinti che fossimo dei bambini rapiti di cui narrano le leggende sugli zingari. Una volta uno di loro si offrì persino di aiutarmi a fuggire da quelli che credeva essere miei rapitori. Un giorno, con grande costernazione di tutti i membri della comitiva, l'accampamento fu circondato e occupato dalla polizia a cavallo. Non ci misero molto a scovarmi, esaminarono la mia carta d'identità senza tener conto delle mie proteste, vista la mia pelle bianca, mi trascinarono via e lo portarono a casa. Questo. Ma potrei andare a tempi più recenti. Questo è quello che è successo nel 2013 in Grecia, è una cosa che ha fatto la ricerca, ha fatto il giro del mondo. Il poliziotto, qualcuno si accorge che in un insediamento di Rom c'è una bambina che ha fatto dichiarare per regione, senz'altro una bambina rapita. Succede il pandemonio, la prendono, vengono arrestati i genitori, tutte le polizie d'Europa, ve lo assicuro, in allarme. Ci sono centinaia di perquisizioni negli accampamenti Rom e insediamenti Rom in tutta Europa. Casi simili vengono trovati in Irlanda, fanno l'esame del DNA, in tutte le altre parti risultano invece figlia. Lei, questa bambina, non risulta figlia di questi due che erano effettivamente i suoi genitori adottivi. Situazione, era una storia di miseria. I genitori di lei erano dei Rom bulgari andati temporaneamente in Grecia, enormi problemi lasciano la bambina a questi altri Rom locali in modo irregolare, in modo illegale. Semplicemente l'adozione deve passare attraverso la decisione del percorso dello Stato, eccetera. Ma senz'altro non era un vi racconto un piccolo aneddoto personale. Siccome noi qualche anno prima avevamo fatto delle indagini ne accennerò dopo, sul fatto su quello che si dice che gli zingari rubano i bambini, e allora siamo andati, abbiamo fatto un'inchiesta, no? È stata la Sabrina dei bambini, ha fatto una ricerca, è andata nei tribunali, ha fatto una ricerca nell'archivio ANSA, è andata a vedere quanti casi erano stati segnalati negli ultimi 20 anni di bambini rapiti dagli zingari. Dopodiché voi sapete che a volte nei giornali non si sa più niente, lei è andata a vedere caso per caso che cos'era successo, quanti erano stati quegli casi che veramente erano andati in giudizio. Ovviamente scopre che nessun bambino rubato dagli zingari. Siccome però citava nel libro ampiamente il caso della Denise Pipitone, e con tutta quanta la storia che era stata seguita da chi l'ha visto, con tutti quanti le perquisizioni nei campi zingari per la ricerca di Denise eccetera eccetera, e chi l'ha visto era chiaramente dalla parte, insomma, pensavano di trovare prima o poi un campo zingaro eccetera. Allora, visto che citava anche l'amplificazione mediatica in qualche modo,
nei giorni, io ero in Francia, nei giorni in cui c'è questo caso della bambina greca, convinti che finalmente avevano trovato, perché non si conosce un caso nella storia veramente di bambino, il caso certificato di bambino veramente rapito dalle zingare, non se ne conosce uno. Mi telefonano quelli di chi l'ha visto e volevano farmi l'intervista. Hai visto che te l'abbiamo fatta? Hai visto che è vero che gli zingari capiscono i bambini? Non hanno fatto in tempo, perché il giorno dopo subito è venuto fuori che nemmeno questa volta era stata rapita. Una cosa ancora tanto per citarvi un caso famoso, che non trovo in questo momento, del come tutte quante queste idee si propagano, anche laddove pareva che non c'entrassero nei razzismi locali di zingari, come quelli che Taguer chiama i proto-razzismi, ad esempio la teoria della limpiezza del sangue in Spagna, che aveva lavorato molto contro gli ebrei, vi ricordate, se non posso riprendere tutto quanto, pareva che non avesse a che fare direttamente con gli zingari. In realtà noi abbiamo tutta quanta una serie di, a livello popolare perlomeno, di decisioni reali, di fatti per niente che vanno assolutamente in linea in realtà. Nel 1492 abbiamo la cacciata degli ebrei, quelli che non si volevano, e famoso è il fatto che nel 1502, 10 anni dopo, c'è la cacciata dei Mori, dopo che era già stata riconquistata tutta quanta l'Andalusia, ma tutti dimenticano che nel 1499, a metà fra i due, c'è la cacciata degli zingari da parte dei cattolici, né più né meno, ma io questo costantemente lo vedo saltato, questo fatto. Ed è tanto pregnante che, nonostante dicessimo prima appunto della strana situazione del franchismo per quanto riguarda all'interno dei fascismi europei e in rapporto ai razzismi, una sua peculiarità che non abbiamo tempo adesso di approfondire. Che cosa scriveva uno dei maggiori filosofi spagnoli antifranchisti poi, De Unamuno, che è considerato oggi uno dei massimi filosofi di una certa corrente filosofica? È possibile che altro sangue scorra, siamo nel 37, pure nelle nostre vene? Di questo non si parla mai, però per me esso ha una grande importanza nella formazione della nostra razza e della nostra mentalità. È il sangue dei gitani. Questo popolo errante di fabbri, ombrellai, sensali di cavalli, gestai e divinatori, che si incontrano da ogni parte di questo paese, compreso il villaggio più piccolo. Questi gitani hanno istinti primitivi, disumani, antisociali, e sono convinto che è da loro soprattutto che in noi sia introdotta un'eredità crudele. Perché parla di gitani? Perché spiegare il motivo, non perché gli spagnoli si fanno la guerra civile tra di loro, per colpa del sangue gitano, che hanno la propria vita. Ed è Unamuno, non è uno dei massimi filosofi spagnoli del Novecento. Per finire io farei semplicemente adesso una carrellata brevissima su quali sono stati, dell'atto della contemporaneità del parla gli effetti storicamente, diversi effetti che noi troviamo sparpagliati in Europa dell'antiziganismo, né più né meno, e che una volta studiati nel dettaglio portano, come dire, a individuare le cause proprio nell'una o nell'altra forme di razzismo. Sfruttamento di massa. Gli zingari, in quanto erano considerati più scuri di pelle, lo dice chiaramente un autore del tempo, siamo nel 800,
sono stati fatti schiavi per 4 secoli nell'odierna Romania meridionale, allora si chiamava il Principato di Valacchia. Questa è una mia ricerca dove ho ricostruito la situazione nel 1840, verranno liberati nel 1956, più o meno il tempo della liberazione anche degli schiavi neri. La divisione per province, la percentuale, adesso erano ovunque presenti, e vedete il colore più scuro indica la maggiore percentuale di famiglie schiave presenti soltanto nella Valacchia, senza parlare della Moldavia. Quindi qui abbiamo il caso di sfruttamento di mano. Era vietato avere rapporti, era vietato sposare gli zingari, era vietato venderli a degli stranieri, dovevano restare all'interno, c'era tutta quanta una organizzazione precisa di gestione. Noi conosciamo oggi, li conosciamo nome per nome, perché sappiamo tutto della loro vita, quando venivano venduti, quanto costava uno, eccetera, eccetera. Sappiamo tutto di loro praticamente, soltanto che le ricerche anche qui sono cominciate adesso. Io avevo cominciato da inesperto, ma sapevo l'importanza nel 1999, 10 anni dopo la caduta di Ceausescu, ma allora ancora facevano fatica ad aprirmi gli archivi, la biblioteca centrale di Bucarest. Adesso ci sono dei bravissimi giovani storici rumeni che stanno facendo delle grandi cose. Questa è una figura che riprendo da un mio libro e che mostra invece come la situazione dell'antiziganismo nel lato occidentale d'Europa, in quello non ottomano, fosse completamente diverso. Lì vedete come a partire da un momento focale, quasi come tipo l'ho fatto apposta a mo' di onde, no? Della cosa che si propaga, delle onde che si propagano, lanci il sasso, nel momento in cui uno Stato fa un bando generale di tipo statale, nazionale, che vale per tutto lo Stato, quindi per l'espulsione degli zingari, tu vedi come questo si allarga e piano piano raggiunge tutti quanti gli stati dell'Europa occidentale del tempo, eccetto la Sicilia. E quindi qui abbiamo la pulizia etnica, la chiameremmo oggi, no? Le grandi cacciate. Un'altra caratteristica è la proiezione degli effetti dell'antiziganismo. La proiezione in che cosa consiste? Consiste appunto nel fatto che tu fai una cosa contro chi odi e automaticamente pensi che quella cosa sia lui che la fa a te. È un meccanismo politico che conoscete. Noi, non soltanto noi in Italia, in buona parte dell'Europa occidentale e non solo, siamo convinti che gli zingari rapiscono i bambini. Allora noi abbiamo fatto appunto una decina di anni fa questa doppia ricerca. Ci sono i non zingari che dicono che gli zingari rapiscono i bambini, da un lato. Dall'altro ci sono gli rom che dicono che i raggi gli portano via i bambini, dicono anche loro questo. Semplicemente andiamo a vedere chi dice la verità a questo punto, perché qui l'ideologia è talmente marcata che obnubila tutto. Allora c'è la ricerca di San Pietro Gambini che va a vedere tutti i casi degli ultimi 20 anni in cui si parlava di rapimento di un bambino da parte degli zingari, va a vedere alla fine. In Italia si dice, negli stati di diritto si dice che finché tu non sei condannato per un qualche reato significa che tu non sei colpevole. Non ne ha trovato nessuno. Al contrario andiamo a vedere come fanno i gagé a portarti via il bambino. Te lo portano via quando lo portano all'ospedale, danno un'adozione, eccetera, eccetera. Che cosa viene fuori? Facciamo le domande ai tribunali dei minori. Su 24 tribunali dei minori ci danno il permesso di andare a scartabellare negli archivi, cosa non facile perché è una questione sensibile e delicata. Sono 7 su 24, 8 su 24. Di uno l'archivio era assolutamente impossibile trovare in codice, quindi mi raccomando gli archivi dei tribunali. Negli altri 7 invece abbiamo trovato tutti quanti i dati. E che cosa è venuto fuori? Ma ve lo dico brevissimamente. Ve lo dico brevissimamente che se noi avessimo calcolato, se fossimo in una situazione normale, di normalità fra virgolette, sapendo che più o meno gli zingari, rom, sinti eccetera rappresentano 0,20% della popolazione italiana, sapendo che
erano stati 8.830 i bambini dati in adozione negli anni, nel ventennio che noi avevamo considerato, la percentuale doveva dirci che i bambini dati in adozione dovevano essere dai 13 ai 15. Il risultato erano 258, il 1700% in più, il che significa che in quei tribunali, cioè nelle zone coperte da quei tribunali, se tu nasci hai quasi 20 probabilità in più di essere tolto dalla tua famiglia e dato in adozione. Parlate non saranno mica, no, lo 2,5%, no, il 1700% in più. Stessa ricerca fatta qualche anno dopo a Roma, dove sapete sono tanti campi più o meno. La percentuale era ancora più disastrosa, perché risultava non più il 20 ma il 40. Avevi 40 possibilità in più di essere dato in adozione se tu sei il figlio di uno dei che abitano in quei campacci bruttissimi della città. È chiaro che qui c'era qualcosa che non va. Ora l'emblema è da questo cosa che voi ancora amiamo, non fare le genealogie. Qui siamo in provincia di Torino, è una rete familiare insieme a tutti quanti di parenti. Voi vedete l'ultima generazione, quelli colorati, maschio o femmine, sono quelli che sono stati dati in adozione, tutte le famiglie. Sono più del 50% di quelli dell'ultima generazione. Allora, non ho tanto culturale. Una delle definizioni di genocidio, sancita nel 47-48, non ricordo, e ratificata nel 53 dall'Italia, dice che genocidio può essere di tanti tipi. Tu ammazzi una persona, ammazzi un'intera popolazione, oppure tu la sterilizzi completamente, e di questo non ho parlato, parlerò forse, ma una terza è quella di togliere sistematicamente i figli ad una popolazione per mandarli ai membri di un'altra popolazione. Quello è chiamato nella cosa internazionale genocidio. Non è vero che non se ne parla. Su questo io ho fatto un'audizione al Senato, nella Commissione diritti umani, che poi ha buttato fuori un librettino sulla situazione di cosa. In quell'audizione io chiedevo l'istituzione di una commissione straordinaria di inchiesta. Ma sul rapporto finale questo non c'è, non c'è mica. Lì erano contenti, il Presidente, tutto, che erano riusciti a fare questo rapporto all'unanimità compresi i leghisti, per cui certe cose non dovevano fare certo. Quindi non è mica tanto vero che proprio non se ne parla. Se ne parla, ma chi ne parla non ha voce praticamente, non se ne parla, ne parlano non ha voce. E poi ovviamente retate, discriminazioni, schedature etniche, eccetera, eccetera, sono cose di cui Eva vi parlerà adesso, del corso partigiano vi parlerà. Io credo che, anche se in un modo molto confuso l'ho fatto io, aver di fronte di botto una situazione storica, certo non spiegata bene in dettaglio, io spero che faccia rendere bene l'idea, da un lato, di quello che stiamo facendo. Perché, nonostante tutto, e qui giuro che finisco, nonostante tutto, noi stiamo, a livello individuale stiamo soffrendo molto, ma noi stiamo perdendo. Noi stiamo perdendo. Nonostante tutti i tentativi degli ultimi 5 secoli, i Rom hanno una crescita demografica che noi italiani ci sogniamo. Qui questa è una proiezione mia, cioè nel senso che è una finzione. Facciamo finta che riuniamo quanti sono, questi sono dati ufficiosi del Consiglio d'Europa, quindi non è che quanti sono i Rom nei paesi, li ho estrapolati, dell'Unione Europea, compresa la Gran Bretagna, va bene? Se noi facciamo la somma,
E se immaginiamo per un momento che questi qua si riunissero tutti quanti, si concentrassero in una stessa regione, arrivano, sono dati del 2012-2013, a 11.252.000, quasi 11 milioni e mezzo. Sapete cosa vuol dire? Che se fossero uno Stato sarebbero dei 28 il nono Stato dell'Unione Europea per numero di abitanti. Noi siamo abituati, io dico sempre, il più grande effetto di prosciutto che noi abbiamo negli occhi è quando continuiamo a parlarne in termini di minoranza. Certo che sono una minoranza all'interno di uno Stato, visto che sono completamente sparpagliati, ma nel loro insieme sono ci fa paura questo, una delle maggioranze. Immaginate uno Stato Rom, cioè dell'ordine dell'impensabile, così come li abbiamo pensati costruiti finora. Avrebbero diritto a 22 rappresentanti, tanti quanti l'Olanda, più dell'Ungheria, più della Grecia, più sarebbero una potenza politica. Sono in questo momento una nullità politica, un po' per colpa loro di questo. E questo credo che sia, come dire, uno dei risultati. Questo è uno dei loro mezzi, una filosofia che a me piace, marcatamente pronatalista nelle famiglie, marcatamente pronatalista, in funzione di un punto di vista politico chiaramente per combattere l'antiziganismo. Siete stati eroici, grazie del vostro tempo. Che sia venuto fuori con assoluta evidenza la profondità storica del problema, l'entità del problema e anche la totale stupidità del nostro atteggiamento, ma su questo ci sarebbe da discutere ancora di più. Diamo però la parola alla dottoressa Marizzini. Ma basta col telecomando. Proviamo a allargare lo schermo. C'è il telecomando. Siccome siamo eroici lo saremo fino in fondo, quindi niente pausa, si resiste fino in fondo. Io vi farò vedere un po' di immagini. Io non capisco dove siete. Innanzitutto volevo ringraziare anch'io il professor Alfieri e i colleghi dell'Università di Urbino per averci invitato oggi. Io inizierei facendovi leggere alcuni pezzi di articoli e vi chiedo gentilmente di poter fare l'esercizio che aveva suggerito per l'appunto il professor Piasere citando Lorenzo Guadagnucci, questo giornalista che ha scritto un libro che vi consiglio che si chiama Parole sporche, il linguaggio razzista dei media. E oggi cercherò di unire il passato al presente per dimostrare per l'appunto la continuità dell'antiziganismo nella nostra società. Sono vagabondi per eccellenza, dediti alla mendicità, alla scrocconeria, alla frode e al furto, alla menzogna e all'inganno. Gli zingari danno notevoli contingenti di delinquenti e prostitute. Il nomadismo e la criminalità costituiscono una prerogativa razziale. Chi lo diceva? Renato Semizzi, ordinario di medicina sociale a Trieste e firmatario del Manifesto della Razza nel 1938-40. Non si rende conto questa gente che gli zingari sono ladri, parassiti che campano a spese nostre, rubando, scippando, truffando. Matteo Legnani, giornalista, 6 marzo 2010. Fate l'esercizio quando leggete. Nessuno può garantire la pacifica convivenza di etnie estranee che rifiutano ogni tipo di integrazione e soprattutto un apporto costruttivo al paese che dovrebbe ospitare. È il caso dei Rom, che si accampano dove vogliono, vivono come credono e per sopravvivere forzatamente o per indole propria rubano o delinquono. Francesco Bozzetti, giornalista, 23 ottobre 2010. I Rom e l'illegalità insita nel loro DNA
Roberto Poletti, giornalista, 9 settembre del 2010. I Rom sono la feccia della società. Gianluca Buonanno, eurodeputato, 3 marzo del 2015. Se tra i cani ci sono razze che vengono considerate più predisposte ad aggredire, perché non ammettiamo che i Rom sono più portati a commettere dei reati? Ci vorrebbero i forni. Metto a disposizione la mia taverna. Chi lo dice? Un rappresentante istituzionale, Massimilla Conti, consigliere comunale al comune di Motta Visconti. Lo dice su Facebook il 1 novembre del 2014. Mai visto lavorare i Rom? Hanno il furto nel sangue. Zingari che rubano ce ne sono tantissimi, mentre di zingari che lavorano non ne ho visti. Questa è la notizia della morte di una bambina in un insediamento non autorizzato a Napoli, una bimba che muore folgorata. Queste sono solo alcune dei commenti che si possono trovare in rete. Uno in meno. Ogni tanto buone notizie. Una borseggiatrice in meno, la bimba che ha perso la vita aveva 2 anni. Una futura ladra in meno, ma lo volete capire che una piccola zingara oggi sarà una ladra grande domani. Questo è un popolo che non cambia. Una futura furfante in meno in più non procreerà altri sottospecie. Questo è un altro caso. Siamo a Rigutino, in provincia di Arezzo. Un prete qual è il fatto? Un don subisce un furto nella sua canonica. Non vengono individuati i responsabili, ma lui attribuisce subito il reato agli zingari. E che cosa fa? Decide di scrivere all'interno della pubblicazione parrocchiale che viene inviata ai fedeli nel corso delle vacanze natalizie nel 2010 quanto segue. Si chiamava Himmler, scrive il parroco nella pubblicazione natalizia. Dette questo ordine: aggiungere ad ogni convoglio un vagone di Rom. Sappiamo bene dove il convoglio era diretto. Verrebbe da dire, dice il parroco, ma benedetto Himmler, perché uno solo invece di 2? Non ho detto, non entro nel merito di quello che ha fatto Himmler, non ho detto che ha fatto bene, ma con tutto quello che è successo a Natale è pur vero che se invece di un vagone di Rom ne aveste aggiunti 2, oggi avremmo avuto meno furti. Riprendo un attimino il discorso già affrontato dal professor Piasere a proposito dei dati del Pew Research Center, no? In particolare della percentuale che è stata già sottolineata, ossia che l'85% della popolazione italiana nutre una certa avversione nei confronti dei Rom e dei Sinti. In particolare già però nel 2008 era stato pubblicato un sondaggio simile dall'Eurobarometro, il quale in questa indagine fatta nell'Unione Europea sulla prospettiva di avere a che fare con una persona di etnia rom, in generale emerge che questa prospettiva non piace agli europei, ma tra questi soprattutto agli italiani e ai cechi. Questa è un'indagine che è stata compiuta nel marzo del 2008 e pensate che già allora il 47% degli italiani affermava di sentirsi profondamente a disagio all'idea di avere un rom come vicino, contro una media dell'Unione Europea che era del 24%. A livello di percentuali, su 1036 italiani intervistati per il sondaggio, solo il 14% di questi si diceva a suo agio ad avere un rom o un sinto alla porta accanto, con una media europea che era del 36%. Il professor Piasere ha già sottolineato come l'antiziganismo abbia delle caratteristiche particolari, ossia che sia un fenomeno estremamente, se ne parlava anche oggi a pranzo, no? Un fenomeno estremamente normale. E quando si leggono quelle frasi nella stampa non c'è un atteggiamento di condanna, no? È quasi è normale, altamente accettato, condiviso. Oggi nella nostra società stiamo assistendo sempre più a una volontà esplicita di istigare all'odio razziale e pare anche che molti rappresentanti istituzionali conoscano molto bene questo meccanismo, perché oggi, a dire il vero, cavalcare l'onda d'odio nei confronti dei rom e sinti conviene in Italia, perché se oggi ricopri, abbiamo parlato di percentuali, oggi stiamo parlando
la minoranza rom e sinti all'interno del nostro paese costituisce, abbiamo detto, lo 0,20%, non esistono dei dati ufficiali, ci sono delle stime, no? Stiamo parlando di 150.000 persone, ma molti esponenti politici conoscono queste cifre e sfruttano razionalmente questo fenomeno specifico dell'antiziganismo per acquisire il consenso elettorale, perché dare contro il Rom conviene. E numerose sono state negli ultimi anni le osservazioni di diverse organizzazioni internazionali, no? A livello internazionale si parla della situazione di discriminazione razziale vissuta dalle minoranze rom e sinte, e non lo si fa solo da oggi, è da un tempo che se ne parla. Cito per esempio la Commissione Europea contro il razzismo e intolleranza, che nel 2011 emanava una raccomandazione specifica sulla necessità di combattere l'antiziganismo e la discriminazione nei confronti dei rom e sinti. In particolare poi invitava i media, no? A non diffondere informazioni che rischiassero in qualche modo di accrescere la discriminazione e l'intolleranza nei confronti di queste popolazioni. Di recente, sempre l'ECRI, nel 2014, emana un'altra osservazione nei confronti dell'Italia, dice che l'Italia è ancora in ritardo nell'attuazione della strategia nazionale per l'inclusione dei rom e dei sinti, dice fra l'altro che in Italia continuano a essere realizzati degli sgomberi sgomberi che vengono realizzati senza dare tutte le tutele procedurali che sono previste nel dare delle soluzioni alternative abitative. Ma se noi andiamo a vedere per esempio il CERD, che è il Comitato Specifico delle Nazioni Unite per l'eliminazione delle discriminazioni razziali, già nel 2008 esprimeva serie preoccupazioni. E su che cosa? Esprimeva serie preoccupazioni sui casi di discorso di odio razziali rivolti contro i rom e sinti da parte dei politici italiani e sul ruolo anche qui dei media nella diffusione di tali messaggi. Nel 2008 il CERD aveva detto anche nelle sue raccomandazioni che il diritto di libertà di espressione implica speciali doveri, ovviamente, in particolare l'obbligo di non propagandare idee razziste. Ma c'è stato un cambiamento di rotta in questi anni? Vi porto le recenti osservazioni del 9 dicembre del 2016, sempre del CERD. Pochi mesi fa, che cosa dice il CERD? Dice che è ancora preoccupato per la rilevanza di discorsi razzisti, dice, sulla stigmatizzazione di stereotipi negativi proprio del dibattito politico italiano, diretti contro i migranti, i musulmani, le persone di discendenza africana e le comunità rom e sinte camminanti, che sono adottate anche dai mezzi di comunicazione. Allora, spesso, come vi dicevo, in Italia abbiamo un problema di rappresentanti istituzionali che sfruttano consapevolmente il razzismo nei confronti dei rom e sinti, perché questo accresce il loro consenso elettorale, e questo lo fanno anche se diciamo, l'istigazione all'odio che compiono può portare a delle condanne. Vi porto un caso recente. Io mi sono focalizzata sul Veneto perché lì ne abbiamo un pochini, ecco. Ho portato per esempio questo caso del sindaco di un comune del Vicentino. Il sindaco si chiama Gio Formaggio, non è uno scherzo, si chiama così, Gio Formaggio, il sindaco di Abetone, il quale recentemente, sentendo una trasmissione radiofonica, si è definito, lui va nelle trasmissioni televisive con questo manifesto di divieto ai nomadi, lui dorme con il fucile sotto il cuscino, lui dichiara questo nelle radio, no, italiane. Lui si definisce orgogliosamente razzista, dice: da noi i negri rischiano la pelle. A me colpisce, no, anche quando sento queste trasmissioni, colpisce anche il fatto che poi giorni dopo non vedo questo atteggiamento di condanna. Io sinceramente sono estremamente preoccupata dalla assuefazione che si respira oggi nella nostra società, perché se un sindaco, perché non stiamo parlando di persone che parlano al bar, questo è un sindaco, è un rappresentante istituzionale che va in radio e dice: se un prefetto manda i profughi ad Abetone, le barricate di Gorino passeranno in secondo piano. Qui non vogliamo extracomunitari, negri e zingari. E dice: abbiamo un poligono di tiro, il più alto numero di porti d'armi di tutta la regione Veneto, e non vogliamo nessuno che venga a rompere. Da noi rischiano la pelle. Vi prego, ecco, di prestare attenzione alle parole, perché poi successivamente vi mostrerò delle immagini, vi parlerò anche di quelli che sono stati negli ultimi anni gli esempi di pogrom che sono avvenuti
in Italia nei confronti delle comunità, perché poi le parole che trasmettono i media, le parole che trasmettono i politici hanno un effetto concreto, perché se tu istighi alla violenza, poi c'è veramente chi prende il fucile e spara alle persone. Vi dicevo che ci sono rappresentanti istituzionali che istigano all'odio razziale e vengono condannati, ma nonostante ciò acquisiscono un grande consenso elettorale. Ho portato alcuni esempi di condanne, in particolare legandomi alla città di Verona. Ho portato il caso del 10 luglio del 2009, con una sentenza della Corte di Cassazione ha condannato Flavio Tosi, oggi sindaco di Verona, insieme ad altri esponenti della Lega, per il delitto di propaganda di idee fondate sulla superiorità e sull'odio etnico-razziale. Il percorso di denuncia era iniziato nel 2001, quando Tosi, insieme ad altri, aveva tappezzato la città di Verona con manifesti razzisti contro la comunità sinta locale ed aveva promosso una vera e propria petizione per l'allontanamento di queste persone. Sempre del gennaio del 2014 c'è un'altra condanna, questa volta la Corte d'Appello di Venezia, che ha confermato in secondo grado la condanna di un consigliere comunale. Stiamo parlando di Vittoria Liprandi, anch'esso colpevoli di propaganda di idee fondate sull'odio razziale e sull'istigazione a commettere atti razzisti. Che cosa aveva detto Liprandi? Liprandi aveva detto su Facebook: sti rom mi fanno proprio vomitare, e si era spinto ad affermare che servirebbero i campi di concentramento, salvo per precisare che scherzava. Altro caso, scusate, ho dimenticato una cosa, Flavio Tosi, dopo la condanna, è diventato sindaco di Verona col 70-75% dei voti. Giancarlo Gentilini, ex sindaco vice sindaco di Treviso. Allora, Giancarlo Gentilini, lo sceriffo, che è stato condannato con sentenza della Corte di Cassazione nel maggio del 2014, anch'esso per istigazione alla commissione di atti di discriminazione. Che cosa aveva detto Gentilini nel corso di un raduno del Carroccio a Venezia? Aveva detto queste frasi. Io ci tengo a leggerle perché solitamente quando vengo invitata spesso nelle scuole per parlare per l'appunto del genocidio e inizio solitamente i miei incontri mostrando il video di Giancarlo Gentilini, no? E faccio sentire agli studenti le parole di questo rappresentante istituzionale, che dice: io voglio la rivoluzione contro gli extracomunitari clandestini, voglio la pulizia dalle strade di tutte queste etnie che distruggono il nostro paese, voglio la rivoluzione nei confronti dei nomadi, dei zingari. Ho distrutto 2 campi di nomadi e di zingari a Treviso. Voi fate sempre l'esercizio, Non ci sono zingari. Voglio eliminare tutti i bambini dei zingari che vanno a rubare dagli anziani. Voglio tolleranza 00, Maroni dice a 0, io voglio a 00. Ecco, guardando quel video che potete trovare su YouTube, se volete farvi del male potete andarlo a vedere, si rimane profondamente turbati dalla violenza delle parole che lui esprime, ma sinceramente quello che secondo me rende ancora più sconvolgente questo video, ogni volta che lo guardo, è dover constatare l'entusiasmo di una folla coesa e plaudente, no? E tutte le volte vi garantisco che io faccio vedere questo video nelle scuole, sapete qual è la reazione degli studenti? Grandi risate, tutti ridono. Ecco, io penso che pensare che il razzismo e la discriminazione oggi nella nostra società possano essere considerate dei gesti di cui si può sorridere e soprattutto sottovalutare anche la razionalità dei rappresentanti istituzionali che usano questo linguaggio per fare della propaganda politica, ecco, sinceramente a me questa cosa fa molta paura, anche perché esternazioni come queste, metto a disposizione i forni, dovrebbero andare nei lager, voglio l'eliminazione, ecco, frasi come queste pesano come macigni, perché se sei sinterom e se la tua famiglia è finita nei campi di concentramento, ecco, frasi come quelli non ti fanno sorridere ma ti fanno inorridire. Scusate, ma per me è sempre abbastanza impegnativo perché quando lo si vive non è semplice. Spesso quando si parla della questione Rom e Sinta si parla dal punto di vista dell'emergenza, no? Si parla sempre da anni della questione dei Rom e Sinti nell'ottica emergenziale. Lo si fa se si parla della questione
abitativa, e chiedevo stamattina in macchina al professor Piasere, no? Dicevo, ma da quante generazioni sono i Rom e Sinti nei campi? No? Stiamo parlando di molti insediamenti in Italia, ormai siamo alla terza generazione, no? Circa, Leo. E quindi parliamo di emergenza, si può parlare di emergenza, stiamo parlando di 40-50 anni di persone che vivono, molte persone in condizioni di esclusione sociale, come avviene in molte parti d'Italia. Oggi in Italia conviene parlare di emergenza. Pensate che nel 2008 in Italia, molti di voi si ricorderanno, no? La questione delle impronte digitali. Nel 2008 siamo riusciti ad adottare uno strumento legislativo, è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti delle comunità nomadi nel territorio della Campania, Lazio e Lombardia, poi estesa ad altre regioni, no? Il Veneto e il Piemonte. Questo nel 2008, una dichiarazione dello stato di emergenza che solitamente avviene in condizioni di calamità naturali, ma in questo caso è stata intrapresa nei confronti di un gruppo di persone individuati come nomadi, ma di fatto rivolti a Rom e Sinti. Paradossalmente il 2007 e il 2008 dovevano essere l'anno europeo del dialogo interculturale, no? L'anno per promuovere la percezione della diversità come fonte di vitalità, bla 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 bla, ma il 2008 sarà impresso nella memoria dei Rom e Sinti come l'anno delle schedature etniche, e pensate che in quell'anno lì c'era stata anche una risoluzione specifica del Parlamento europeo, chiamata risoluzione del Parlamento europeo sul censimento dei Rom su base etnica in Italia. Questo è il documento che la comunità di Sant'Egidio consegna alla stampa italiana. Potete vedere, commissario delegato per l'emergenza nomadi della regione Campania, fate sempre l'esercizio, campo centrale del latte, c'erano i dati della persona, le impronte digitali e 2 caselle che sovvertono i nostri principi costituzionali, no? Il nostro bellissimo articolo 3 che è stato gettato non dico dove, con l'indicazione di ortodosso e Rom di Serbia. Questo è quanto avveniva nel 2008. Per fortuna la dichiarazione dello stato d'emergenza è stata dichiarata illegittima nel 2013, e però comunque per i Rom e Sinti quegli anni lì rimarranno l'anno delle schedature etniche. Ribadisco e mi riconnetto al discorso che faceva Lorenzo Guadagnucci nel suo libro, no? Lorenzo Guadagnucci scrive nel suo libro: quale prefetto avrebbe potuto parlare nel 2008 di emergenza ebrei? Quale prefetto e ministro avrebbe potuto ordinare un censimento degli ebrei? Lorenzo Guadagnucci dice nessuno, no? Perché l'orrore sarebbe stato generalizzato. E perché con i Rom e Sinti? Io ribadisco il concetto sottolineato dal professor Pesere, perché come dice Lorenzo Guadagnucci, con la fine del nazifascismo l'Europa ha fatto conti con l'antisemitismo, anche se non è stato del tutto debellato, come dimostra l'analisi del Pew Research Center, no? L'antisemitismo continua a regnare in Europa e anche in Italia. Però, dice Lorenzo Guadagnucci, dei Rom e dei Sinti si può dire di tutto. Ai Rom si può fare di tutto, ciò che condanna i Rom è la mancata elaborazione storica e culturale dell'antiziganismo. Allora, io in questi anni, nello specifico nelle mie ricerche, mi occupo proprio del monitoraggio dei media, e in questi anni mi sono anch'io spesso interrogata rispetto a questo clima di assuefazione che si respira leggendo la stampa, e penso che anch'io che una delle motivazioni che si possa dare sia dovuta proprio nella mancata elaborazione di quel passato. Io oggi mi soffermerò nello specifico rispetto a quella che è la questione del genocidio dei Sinti e Rom, e partirò proprio da quella che è la legge che istituisce il giorno della memoria, no? La legge 211 del 2000 che istituisce il giorno della memoria in ricordo delle persecuzioni del popolo ebraico, dei deportati militari e dei politici italiani nei campi nazisti, non menziona lo sterminio subito dalle minoranze Rom e Sinti. Il professor Piasere ha ricordato come lo sterminio dei Rom e Sinti fosse basato su motivazioni razziali. Ci sono stati diversi disegni di legge proposti da alcuni senatori, altri membri della Commissione diritti umani, per variare e introdurre anche le minoranze Rom e Sinti all'interno di questa legge, ma ad oggi non c'è stata alcuna
ed è doveroso ricordare tutte le minoranze che furono perseguite, no? Insieme agli ebrei, le persone omosessuali, le persone con disabilità, i testimoni di Geova, i pentecostali, gli oppositori politici e anche i Sinti e Rom. Spesso quando si parla del genocidio che colpì le minoranze rom e sinte si utilizza il termine porraimus, anche se però il termine porraimus, che è stato detto stamattina, no? È traducibile con la parola divoramento. La parola porraimus è stata introdotta per la prima volta da uno studioso, da un professore universitario americano, Ian Hancock. Però molti sono oggi i Sinti e Rom che non si riconoscono in questo termine. Io ci tengo sempre, quando vado nei miei incontri, a portare la mia esperienza personale. Mio nonno mi insegnava a non utilizzare questo termine, il termine porraimus, perché ha un significato estremamente forte, e mi suggeriva invece di usare un altro nome che nella nostra lingua romanese parlato dai Sinti è Baromerape. Baromerape, che significa grande morte. Altri Sinti preferiscono utilizzare il termine Sintengre-Laidei, che significa sofferenza dei Sinti, oppure Sammudaripen, che significa tutti morti, giusto Leo questo? Per quanto riguarda il termine, come si sottolineava prima, lo sterminio dei Rom e Sinti, i Sinti e Rom furono perseguitati, imprigionati, seviziati, sterilizzati e utilizzati per gli esperimenti medici perché considerati razza inferiore. La cosiddetta asocialità dei Rom e Sinti, c'erano, come si sottolineava prima per l'appunto Piaget, no? Il distinguere, no? Gli zingari puri dagli zingari impuri. C'erano degli scienziati nazisti che sostenevano che i Rom e Sinti erano degli asociali perché questo era scritto nel loro codice genetico, no? C'era un noto psichiatra dell'epoca, Robert Ritter, che insieme alla sua assistente Eva Justin sostenevano queste teorie, no? La teoria cosiddetta del gene dell'istinto al nomadismo, no? La teoria del Wandertrieb. Loro sostenevano che i Sinti e Rom erano dei deviati perché questo era scritto nel loro codice genetico. Abbiamo già detto che faceva una distinzione fra gli zingari puri, che dovevano essere preservati, no? In quanto patrimonio antropologico da tutelare, e poi invece i Mischlinge, i cosiddetti meticci bastardi, invece dovevano essere sterminati perché considerati pericolosi per il bastardimento della razza ariana. Ecco, io mi ritengo fortunata perché se fossi vissuta in quell'epoca sarei stata classificata come una ZM, una zingara meticcia, una bastarda, perché frutta di un matrimonio misto fra una sinta e un gagio. Gagio è il termine che viene utilizzato nei confronti dei non appartenenti alla comunità rom e sinta. Mio padre è un gagio. Il gruppo specifico al quale appartengo si chiama Sinti Gachka Nefta Vagaria, una parola impronunciabile. Ci sono tantissimi gruppi e sottogruppi di Sinti e Rom, l'esperto professor Piaget. Io appartengo nello specifico a questo gruppo, che sono Sinti di origine tedesca. Io appartengo a una grande famiglia da parte di mia mamma, che è la famiglia dei Lehmann Reinhardt, famiglia dei Lehmann Reinhardt che fu vittima delle persecuzioni fasciste italiane, delle persecuzioni naziste, ma anche delle persecuzioni pre-naziste che si verificarono in Germania. Oggi ci terrei in particolare a menzionare una ricerca che è stata condotta da uno storico, Luca Bravi, che ha prodotto la pubblicazione di questo libro che si chiama Il Porraimus in Italia e la persecuzione dei Rom e Sinti durante il fascismo, che potete trovare in rete, scaricarvi dalla rete. C'è anche questo primo museo virtuale del Porraimus, è stato questo progetto europeo che si chiama Memos, diretto da Luca Bravi insieme alla Federazione Rom e Sinti Insieme, un'associazione di Mantova che si chiama Sucard Rom, e ha portato per la prima volta un museo virtuale con la raccolta delle testimonianze dei Rom e Sinti che furono vittime delle persecuzioni fasciste e naziste.
E per me questa ricerca, vi dicevo, è stata estremamente importante perché mi ha permesso un po' di ricostruire quelle che sono state le storie di persecuzioni subite da alcuni membri della mia famiglia, che furono deportati in alcuni campi di concentramento italiani. Pochi sanno per esempio dell'esistenza di numerosi campi di concentramento ai quali furono destinati molti rom e sinti in Italia, ma ne parlerò successivamente. Prima di parlarvi per l'appunto e mostrarvi alcuni documenti storici che dimostrano la persecuzione fascista subita da alcuni membri della mia famiglia, farei un passo indietro per comprendere quello che avviene prima dell'avvento del nazismo in Germania e perché l'importanza di questa ricerca. Questa è la prima pagina della mia tesi di laurea, mi sono laureata a Trieste, all'Università di Trieste, con una tesi interamente dedicata alla mia comunità. E questo è mio nonno che aveva modificato una Fiat e l'aveva trasformata in carovana. Questi sono tutti i membri mio nonno aveva 14 figli. Erano dei musicisti e in questa tesi avevo deciso di intervistare mio nonno per capire quali erano le motivazioni della migrazione che spinse i miei avi a spostarsi dalla Germania e in Italia. E nel spiegarmi questo mio nonno mi raccontava la leggenda degli Eftawagengre, la leggenda che circonda il mio gruppo di appartenenza. La parola Eftawagengre è composta da due parole, che è Efta, che significa 7, e Wagengre, che deriva da vago, che è mezzo di trasporto. Tradotto in italiano, il mio gruppo di appartenenza sono i 7 carri. Che cosa mi raccontava mio nonno? Che c'erano 7 fratelli, in particolare 5 fratelli e 2 sorelle. Mi diceva che vivevano in Germania con i loro carri, insomma, girovagando un po' per tutta la Germania, che a un certo punto, diceva il nonno, con l'avvento di Hitler decisero di fuggire dalla Germania e scappare in vari paesi dell'Europa. Però insomma, questa storia che mi raccontava un po' mio nonno c'era un po' di dubbi, no? Come era possibile che fossero sfuggiti dalla Germania fino all'800 se il nazismo doveva ancora compiersi, no? E questa leggenda degli Eftawagengre la conoscono un po' tutti i sinti d'Europa che appartengono a questi gruppi, no? Un giorno Luca Bravi decide di andare a intervistare un sinto di Prato, tale Antonio Galliano. Questo Antonio Galliano, mentre gli racconta, dice: io sono un Eftawagengre. Chi sono gli Eftawagengre? Gli racconta questa storia che io ho raccontato anche nella mia tesi. A un certo punto Antonio Galliano tira fuori una cartellina e tira fuori un albero genealogico. Tira fuori un albero genealogico che era stato redatto da un ricercatore, antropologo un po' di anni prima, e tutte le persone che sono indicati sono i cosiddetti Eftawagengre. Luca Bravi me lo mostra, mi dice: guarda che cosa ho trovato. Ho trovato tuo trisnonno, Carl Ludwig Lehmann, che è il primo, quello che ho indicato con lui. Poi c'è il mio bisnonno, Baro lui. C'è il mio nonno si chiama Rainer Giovanni. Allora, noi all'interno della comunità Sinta, ognuno di noi ha un nome che è definito il nome gagio, tipo io sono Rizzi Neva, che è un nome gagio, però all'interno della comunità tu non sei identificato col tuo nome gagio, ma vieni identificato con il Romano Lab. Romano Lab significa nome Rom, nome sinto. In questo caso mio nonno, Rainer Giovanni, nella sua comunità veniva chiamato Sissari. E in questo albero genealogico si arriva perfino a mia mamma, quella lì, Susi, è mia nonna. Allora dice, mentre fa questa ricostruzione, insomma chiacchiera con questo Antonio Galliano, si scopre che quella che si pensava fosse una leggenda in realtà è realtà storica concreta, che questo Antonio Galliano in realtà aveva questi documenti che conservava gelosamente per diversi anni, perché questo ve lo dico perché per tanti anni i Sinti Rom sono stati accusati di non parlare della questione del genocidio, delle persecuzioni, perché non erano capaci di narrazione storica. In realtà i Sinti Rom la propria storia la conoscono, piuttosto possiamo dire che in questi anni l'abbiamo conservata gelosamente all'interno della nostra comunità. Io vi posso portare quella che è la mia esperienza. Negli anni in cui ho scritto la mia tesi di laurea volevo intervistare una sorella di mio nonno che aveva subito il dramma della deportazione. E mi sono trovata a vivere un forte conflitto, perché da una parte avevo l'esigenza di scrivere, di raccontare quella pagina della nostra storia, dall'altra parte avevo una zia che non voleva raccontare questa cosa. Perché? Perché affrontare il tema del genocidio all'interno della mia comunità significava affrontare il tema della morte.
I morti, per i Sinti Rom in particolare, io ci tengo sempre a parlare della mia esperienza individuale, non voglio mai generalizzare, perché stiamo parlando di una pluralità di gruppi, sottogruppi, di culture. Per la mia comunità i morti rappresentano un'importanza sacrale, quasi religiosa, che meritano rispetto, e talvolta il rispetto nei confronti dei morti si manifesta attraverso il silenzio. Ecco, io nella mia tesi di laurea decisi di non parlare di questo capitolo perché mia zia non voleva, però nel corso degli anni, vuoi anche per l'aumentare dell'antiziganismo, c'è stata invece un'esigenza, no? di gridare anche alle discriminazioni subite. Arriviamo alla ricerca di Luca Bravi. E che cosa scopre Bravi? Bravi vuole chiedere che questi fuggirono dalla Germania, se mi hanno detto che sono fuggiti da Hitler. Da chi fuggirono? Luca Bravi, allora, non sapevamo dove fosse sepolto il mio trisnonno. Alla fine Antonio Galiano dà delle indicazioni, troviamo la tomba del mio trisnonno a Monsommano Terme, morto nel 1908, era una famiglia di liutai. Questa è la fotografia, vedete sotto. Che cosa scopre, no? Allora a fine 800, inizio 900, nella zona di Monaco era stato attivissimo nella caccia agli zingari tale Alfred Dillmann. Chi era Alfred Dillmann? Alfred Dillmann era capo della polizia tedesca che nel 1899 crea un'unità anti-zingari chiamata Agenzia di Informazione sugli Zingari. Che cosa fa nel 1900 questo Alfred Dillmann? Pubblica lo Zigeunerbuch, il libro degli zingari. Che cosa aveva fatto in questo testo? Aveva catalogato con tanti di parentela e zone di permanenza tutti i gruppi Rom e Sinti presenti in Germania. Farà una dettagliata schedatura dei Sinti come gente pericolosa, questo a prescindere dai comportamenti individuali, perché inserirà anche dei minori, e non si era limitato alla catalogazione, ma aveva messo in atto anche pratiche di allontanamento. Ecco, pensate che poi i dati di Dillmann saranno utilissimi per il Terzo Reich quando avviò la persecuzione. E che cosa scopre a pagina 144 Luca? Che era schedata l'intera mia famiglia, c'era il mio trisnonno e il mio bisnonno. Quindi una delle motivazioni plausibili della migrazione dei miei in Italia non furono, come raccontava mio nonno, nella sua semplicità, no? Di fuggire dalle persecuzioni di Hitler, ma bensì dalle persecuzioni di Alfred Dillmann. Cioè, questo dimostra che già a fine 800 in Germania era attivo un buon apparato anti-zigano. Perché ho parlato di questo? Ho parlato di questo per capire che non esistono delle barriere, no? Fra quello che è avvenuto in Italia e quello che è avvenuto in Germania, no? È una vicenda che ha una connotazione europea, e questo ci parla anche della capacità di narrazione storica delle comunità Sinti-Rom. Ovviamente però la via dalla Germania non evitò ai membri della mia famiglia la persecuzione che si sarebbe poi avviata nei campi di concentramento fasciste in Italia. Anche in Italia, così per i nazisti, c'erano degli pseudoscienziati che sostenevano l'inferiorità razziale dei Rom e Sinti. Ho aperto la mia relazione con Renato Semizzi. Renato Semizzi era professore di medicina sociale a Trieste, il quale era tra i firmatari del Manifesto della Razza, che teorizzò l'inferiorità razziale dei Rom e Sinti, indicando gli zingari come portatori di uno sfavorevole apporto razziale, no? Lui dirà: sono vagabondi, ladri, nomadi, truffatori per razza. Ci sarà poi Guido Landra, no? Che indicherà ai Rom e Sinti il pericolo di imbastardimento per la razza italica, per la loro modalità di vita nomade e per la loro abitudine al furto. Ecco, quello che ci tengo a ricordare quando vado nelle scuole è che i campi di concentramento non furono solo un fenomeno nazista, ma furono anche un fenomeno italiano legato al fascismo, e penso che sia importantissimo riflettere anche su questo, no? Perché il nostro paese, l'Italia, insieme alla Germania, si rese responsabile della concentrazione
deportazione e sterminio di numerosi rom e sinti. Questi sono solo alcuni dei campi di concentramento che esistevano in Italia: Novi Ligure, Bonars, Bolzano, Prignano sulla Secchia, Verra, Colfiorito, Agnone, Boiano, Tossicia. Agnone era il luogo centrale della concentrazione dei Sinti e Rom. E questo è un altro documento che trova Luca Bravi. Mio nonno, quando, ricordate la zia che volevo intervistare nella mia tesi, mio nonno mi raccontava sempre che aveva avuto 2 sorelle che avevano vissuto il trauma della deportazione, uno nel campo di Casacalendo e un'altra nel campo di Agnone. Mi raccontava che in particolare questa, noi in comunità questa zia la ricordiamo con il nome Bibi Neta. Bibi significa zia nella nostra lingua, Neta era il soprannome, no? E si raccontava di questa sorella di mio nonno che era stata arrestata a Udine ed era stata deportata con il figlio ancora in fasce in un campo di concentramento, dicevano nella Bassa Italia. Che cosa scopre Luca Bravi? Scopre questo documento, un documento del Ministero degli Interni, è un documento del 1941 dove si parla dell'arresto, del fermo di una carovana di zingari nella zona di Udine. È una carovana composta da 8 persone e in questa carovana chi c'è? Reinhard Anetta, che è la sorella di mio nonno, insieme al figlio Reinhard Valentino. E vedete in fondo cosa c'era annotato? Che siano internati in un campo di concentramento. Luca Bravi ritroverà poi i nomi di queste 2 di mia zia del figlio nelle liste degli internati di Agnone, no? Poi i cognomi venivano un po' modificati, italianizzati, vedete Reinardi Valentino, Reinardi Anetta. Altra sorte, cosa importante, pensate che abbiamo dovuto aspettare il 27 gennaio del 2013 per apporre la prima targa, grazie a questo progetto, in ricordo delle 148 vittime della persecuzione appartenente alle famiglie rom e sinte. Questo per farvi capire quanto è stata anche l'elaborazione, no, di quel passato nel nostro paese. La deportazione, per quanto riguarda i membri della mia famiglia, riguardò nello specifico anche un cugino di mia nonna, Dorindano Pavan, un sinto italiano, anche lui friulano, che venne arrestato a Premariacco e venne deportato a Buchenwald e da lì non fece più ritorno. Ecco, io quando vado nelle scuole ci tengo sempre a precisare una cosa, no? Non mi soffermo sulla questione del genocidio per volontà del vittimismo, perché come capita a tantissimi ebrei, non vorrei tornare sempre sulla questione del genocidio, ma penso che siccome gli stereotipi e i pregiudizi da superare siano ancora infiniti, e adesso vi dirò il perché vi mostrerò alcuni esempi di rappresentazione mediatica, penso che sia importante, ecco, soffermarsi anche su questo passato, perché come dice per l'appunto Lorenzo Guadagnucci sarà difficile comprendere il presente se non si elabora l'antiziganismo. I media, come avevo sottolineato all'inizio, l'ECRI, il CERN, queste grandi organizzazioni internazionali hanno sottolineato più volte la responsabilità dei media nel diffondere l'antiziganismo. I media dovrebbero avere un ruolo fondamentale, dovrebbero avere il ruolo di diffondere la conoscenza, no? In quanto vettori dell'informazione dovrebbero essere proprio il principale strumento per favorire il dialogo culturale. Però spesso quello che si registra leggendo i giornali, osservando i media, è un comportamento generalizzato, non di tutti, perché ci sono tanti giornalisti che svolgono il proprio mestiere nel migliore dei modi, ma molti quando parlano di rom e sinti tendono a rappresentare le comunità rom e sinte solo nell'ottica negativa, no? Spesso, tutte le volte, si può notare spesso questo, quando una persona sinta o rom viene accusata di aver commesso un reato, non ne risponde pubblicamente in maniera individuale, ma il presunto reato ricade inesorabilmente su tutta l'intera comunità, quasi che la responsabilità finale non sia più individuale ma collettiva. E questo io vi ho portato alcuni esempi che lo dimostrano. Poi c'è quella tendenza in atto, questo vale per i sintomi, come vale per i migranti, no? Nel specificare in modo ossessivo l'origine di chi compie reato, anche in circostanze in cui definire la nazionalità, l'appartenenza
etica non è necessaria per la comprensione dei fatti. Vi porto alcuni esempi. Siamo nel 2011, siamo a Torino, non so se vi ricordate, una ragazza dice di aver subito uno stupro da 2 cittadini rom. La notizia viene data immediatamente da tutti i giornali, sia minori sia quelli nazionali, no? E viene data come notizia certa, no? E pensate, questo è un quotidiano che si chiama Cronaca qui, che dice: 15enne stuprata alle Vallette, il fratello, sono stati 2 zingari. Uno che legge dice: violentata in strada da 2 zingari, è stata portata a Sant'Anna che è un ospedale, dove lo stupro è stato accertato. Non c'è ombra di dubbio, no? per chi legge. Per fortuna la notizia viene smentita. La ragazza non era stata violentata, aveva inventato questa bugia perché non voleva raccontare ai propri genitori che in realtà era uscita col fidanzato. Allora si inventa tutta questa storia dello stupro compiuto dai cittadini. Il ruolo dei media in quel caso, vi ricordate le parole che vi dicevo prima di sottolineare il ruolo dei rappresentanti istituzionali che istigano all'odio, i media che istigano alla violenza? Ha avuto in questo caso però un peso specifico nel fomentare l'odio nei confronti di tutti i rom, in base a questa responsabilità penale collettiva. Che cosa succede? Succede che un gruppo di persone decide di fare una fiaccolata, no? A sostegno di questa ipotetica vittima. Ci sono fazioni di destra, esponenti politici di destra e di sinistra. Da quel gruppo di persone si staccano un gruppo di persone incappucciate che decide di dar fuoco al campo. Questo è quanto rimane del campo il giorno dopo. Per poco non c'è scappato il morto, però voglio dire, quanti di voi hanno sentito parlare di questo che si definisce col termine pogrom? Sì, ricordo. Ecco, per fortuna c'è stata anche una condanna di queste persone, no? Ed è interessante, sono stati condannate con pene aumentate con l'aggravante dell'odio razziale. Ed è interessante leggere quanto scrive il giudice Paola Trovati, che dice: l'incendio appiccato da un gruppo di torinesi il 10 dicembre del 2011 al campo nomadi della Continassa fu il prodotto di un atavico, ormai sopito odio etnico nei confronti degli zingari, che portò dei normali cittadini a compiere atti di disumana violenza. Però accade qualcosa di straordinario in quei giorni. Anche la stampa, che era caduta nel tranello, era caduta nel titolo, no? Dove accusava i due rom, vedete, metti in fuga i 2 rom che violentano una sorella, accade qualcosa di straordinario. La stampa per la prima volta chiede scusa. Dice Guido Tiberga: ve lo leggo perché ne vale la pena. Il razzismo di cui dobbiamo vergognarci è quello inconsapevole, irrazionale, che scatta in automatico anche quando la ragione, la cultura, le convinzioni più profonde dovrebbero aiutarci a tenerlo lontano. Dice Tiberga: ieri nel titolo dell'articolo che raccontava lo stupro delle Vallette abbiamo scritto "Metti in fuga i 2 rom", un titolo che non lasciava spazio ad altre possibilità, né sui fatti né soprattutto sulla provenienza etnica degli stupratori. Dice Tiberga: non avremmo mai scritto "Metti in fuga 2 torinesi, 2 astigiani, 2 romani, 2 finlandesi", ma sui rom siamo scivolati in un titolo razzista, senza volerlo certo, ma pur sempre razzista. Un titolo di cui oggi, a verità emersa, vogliamo chiedere scusa. Secondo voi a chi chiede scusa Tiberga? Ai nostri lettori, e a noi stessi. Ovviamente non gli viene in mente di chiedere scusa ai diretti interessati. Ho introdotto un altro articolo suggerito dal professor Besai perché mi mancava. Recentemente, nel 2004, conoscete Massimo Gramellini, no? Sì. Buongiorno Massimo Gramellini. Ultimamente siamo a Borgaro, sempre a Torino, un comune torinese, e c'è una proposta di un sindaco del PD insieme ad un assessore di SEL che decidono di proporre 2 linee separate di un autobus. Una, in particolare la linea 69, è dedicata ai Rom. Dice che a seguito di una serie di episodi di molestie denunciate in quella tratta in
quella tratta compiuta dall'autobus, il sindaco di questa cittadina decide di fare questa proposta: facciamo due corse, una dedicata ai Rom. E questo è quanto scrive Massimo Gramellini nel suo Buongiorno. Molti lettori condivideranno la loro scelta, anch'io mi guardo bene dal demonizzarne le motivazioni, e dice: le leggi valgono per tutti ed è inaccettabile che la comunità Rom, anche qui no, tutta la comunità Rom, no, si arroghi il diritto di violarle con sistematicità, adducendo il rispetto delle tradizioni che giustificano il furto e l'accattonaggio infantile. Un po' di anni fa ho lavorato con un osservatorio sulle discriminazioni a Mantova. Fra i vari compiti condotti dal nostro osservatorio era quello di monitorare i media e segnalare gli articoli non conformi al codice deontologico e in generale alla normativa vigente all'ordine dei giornalisti. Questo è uno dei giornalisti che avevamo monitorato. L'avevamo monitorato perché si pensava, insomma, che pubblicasse una serie di contenuti articoli dal contenuto fortemente razzista. Vi faccio vedere solo alcuni titoli. Il pugno duro funziona, in 2 anni e mezzo decimato gli zingari. Stiamo parlando dell'amministrazione milanese del sindaco Moratti, e questo è il linguaggio. Gli zingari sono ladri parassiti che campano a nostre spese, rubando, scippando e truffando. A un certo punto dà dei suggerimenti il giornalista, no? La gente non ne può più dei Rom e l'unica cosa che vuole dai suoi politici è che la città se ne liberi, in ogni modo, con le buone, gli incentivi per l'integrazione o con le cattive manganelli. Vediamo che poi i pogrom avvengono, no? Torino è un esempio, però ricordate la questione di Ponticelli nel 2008, dove anche lì ci fu un assalto con le bombe e quant'altro. Oppure questo linguaggio. Stiamo parlando di Decorato, sempre dall'amministrazione Moratti, di un assessore alla sicurezza che attuava la politica degli sgomberi. Si vantava molto degli sgomberi che veniva effettuato. Vedete, Decorato record 200 sgomberi sulla falsa riga della Desert Storm scatenata contro l'Iraq di Saddam Hussein. Quella del comune si potrebbe chiamare Gypsy Storm, dove Gypsy sta per zingaro. Questo è quanto scrive. Abbiamo segnalato il giornalista all'ordine giornalista all'ordine della regione Lombardia, e il giornalista è stato censurato. E che cosa si scrive nella motivazione? Con la propria condotta Matteo Legnani ha leso il decoro e la dignità professionale, utilizzando il proprio ruolo di cronista e di commentatore per realizzare di fatto una campagna di discriminazione etnica e razziale. Ovviamente dopo questa segnalazione si è deciso anche di avvisare il direttore della testata, che in quel caso era Maurizio Belpietro, no? Che è stato richiamato per l'omesso controllo. Eppure vi faccio vedere un altro esempio, ne parlavo oggi a pranzo. L'indicazione etnica. Questo è un quotidiano della città dove vivo, Mantova. Notizia: un ragazzo rimane folgorato mentre ruba del rame. Cosa si scrive? Ruba rame da Lignativa Folgorato, un 27enne Rom, scoperto senza vita ai piedi di un palo, ladro di rame Folgorato. Anche la Gazzetta di Mantova, un altro quotidiano, dice: l'episodio nel Mantovano, vittima Fabrizio Amato, 26enne di etnia Rom. Sapete che oggi dare del Rom costituisce un'offesa? Se tu dai del Rom a uno, costituisce offesa. Guardate che cosa scrive il giorno dopo il giornale. Fabrizio Amato non era Rom ma italiano doc. Sentite, erroneamente sul nostro giornale era stato precisato questo aspetto sull'origine della famiglia, raccogliendo alcune notizie concitate che poi si sono rivelate del tutto infondate. Dice: Fabrizio Amato faceva muratore di Reggio Calabria, non ha mai vissuto, era di una vecchia famiglia calabrese che non ha mai avuto alcun rapporto di appartenenza con etnia o nazionalità diverse da quella italiana, e per questa ragione ci scusiamo con i parenti. Fra i vari i giornalisti sono tenuti al rispetto della Carta dei Doveri, no? Fra le cose che dovrebbero rispettare la verità sostanziale dei fatti, no? Che si basa su adesso è la veridicità, la verifica, arrivo adesso.
Altra questione è la questione delle fonti, e faccio vedere per adesso un esempio. Ci sarebbe poi l'articolo 3, no, che stabilisce la tutela del diritto alla non discriminazione, però al di là del codice deontologico basterebbe osservare l'articolo 3 della nostra Costituzione. A proposito della veridicità delle fonti, c'è questa leggenda che ricorre da anni. Qua siamo su Repubblica, 1 aprile del 2011. Il codice dei Rom per segnare gli appartamenti da rubare. Qui Prof. Biaser mi potrà dire da quanto esista questa leggenda, da inizio Novecento? No, metà dell'Ottocento. Metà dell'Ottocento. Basterebbe andare su internet, scrivere questa cosa, consultare il sito di Paola Attivissimo che svela tutte le bufale per capire che si tratta di una bufala. Repubblica Milano la pubblica, codice dei Rom, attribuendo un crimine, un reato a tutta l'intera comunità. Codice dei Rom per segnare gli appartamenti da derubare. Voi dite sì, l'ha fatto una volta? No, è recidiva Repubblica. Perché? L'aveva fatto nel 2005, dove non era quello dei Rom, era l'alfabeto di chi ruba le case, erano i segni dei nomadi. Poi c'è l'evoluzione nel 2012 che diventa la simbologia utilizzata dalle ladre Rom. Poi ci sono altri quotidiani, ce ne sono un'infinità che riproducono sta cosa. Io per esempio me la ritrovo anche nelle chat adesso dell'asilo di mio figlio, che ti mandano ancora il codice dei Rom, ti la mandano via chat. Poi ci sono vari metodi per divulgare queste bufale, no? Questi sono solo, faccio l'ultima carrellata con un altro quotidiano che avevamo monitorato, che si chiama Cronaca Qui, che per fortuna è stato chiuso perché aveva dei messaggi estremamente razzisti, non solo nei confronti dei Rom e Sinti, ma nei confronti dei migranti. Questi sono solo alcuni, ne abbiamo raccolti tipo 150 di articoli. Pasta Campi Zingari, Operazione Pulizia, intera scuola ostaggio di baby criminali zingari, degrado, sporcizia e raffica di furti, i Rom sono tornati. Roulotte per strada, zingari padroni della nostra zona. Esercito di zingari in arriva a Milano, ce li manda Sarkozy. Adesso basta i Rom. Invasione dall'est, invasione di Rom al parco dei bimbi. Mia madre senza casa ma meno diritti dei Rom. Rom scansa fatiche. Mandiamoli al loro paese, i Rom sono un problema della Romania. Come si giustificano i giornalisti rispetto alla segnalazione dei giornalisti? Dicono libertà di espressione. Allora io chiudo con una domanda. Quali sono i limiti della libertà di espressione? Può la libertà di espressione essere confusa con la violazione dell'altrui dignità? Cito una decisione del Consiglio dell'Ordine dei giornalisti della Regione Lombardia, per rimanere in tema, che dice: la Costituzione garantisce sì la libertà di pensiero, ma non la libertà di recare impunemente offesa ai diritti inviolabili della persona umana. Grazie. Sì. Mi volevo permettere prego. un invito alla riflessione. Sì. È una lettura che tempo addietro ho avuto modo di qualcuno me l'aveva proposta, adesso ci ho riflettuta alla luce del linguaggio discriminatorio, delle note di linguaggio utilizzate in modo improprio, no? E mi è venuto in mente un qualcosa che qualcuno disse tempo addietro. Dopo vi svelerò nei confronti. Mi permetto, sono due righe, ma sono veramente interessanti. Prego. E questa relazione è dell'Ispettorato per l'immigrazione negli Stati Uniti, una relazione fatta al Congresso nel 1919. E qualcuno di voi già la conoscerà, però io la uso sempre nelle scuole. È bene estenderla. Allora dice: generalmente sono di piccola statura e di pelle scura. Molti puzzano perché tengono lo stesso vestito per settimane. Si costruiscono baracche nella periferia. Quando riescono ad avvicinarsi al centro, affittano a caro prezzo appartamenti fatiscenti. Si presentano in due e cercano una stanza con uso cucina. Dopo pochi giorni diventano 4, 6, 10. Parlano lingue incomprensibili, forse dialetti. Molti bambini vengono utilizzati per chiedere l'elemosina. Spesso davanti alle chiese donne, uomini e anziani invocano pietà, con toni lamentosi e petulanti. Fanno molti figli che faticano a mantenere e sono assai uniti tra loro. Dicono che siano dediti al furto e se ostacolati violenti. Le nostre donne lievitano sia perché poco attraenti e selvatiche, sia perché è voce diffusa di stupri consumati quando le donne tornano da lavoro.
I governanti hanno aperto troppo l'ingresso alle frontiere, ma soprattutto non hanno saputo selezionare tra coloro che entrano nel paese per lavorare e quelli che pensano di vivere di espedienti o addirittura di attività criminali. Relazione dell'Ispettorato all'immigrazione al Congresso degli Stati Uniti. Questo era rivolto a noi italiani appena sbarcati negli Stati Uniti. Questo è un invito alla riflessione alle volte sulla leggerezza delle note di linguaggio. Allo stesso modo, da sociologo, mi permetto di invitare a riflettere un altro problema. Io nello specifico mia moglie è della Romania di minoranza ungherese. Adesso si sta creando un fenomeno al contrario. Allora cosa avviene? Ogni qualvolta che, siccome la maggior parte diciamo degli appartenenti, io uso il termine che ben si addice perché loro vogliono essere chiamati in questo modo, no? Perché zingari, ma nel senso giusto del termine. Cosa avviene? Avviene che spesso davanti a tutte queste capi di accusa, a queste situazioni, cercano una difesa. Allora, mentre prima in modo orgoglioso riferivano cosa facevano, chi erano e da dove provenivano e i loro parenti cosa facevano, adesso tendono a giustificarsi dicendo no, io sono della Romania, io sono di un'altra nazione, io sono per dire dell'ex Jugoslavia o altro, prendendo le distanze come se anche loro volessero tutelarsi nei confronti di queste accuse. Questo è un qualcosa ancora di più grave, perché cosa fanno ogni volta? Cercano di rifugiarsi, rinnegare le proprie origini, le loro tradizioni, e che in realtà è totalmente sbagliato. Perché ovviamente ognuno di loro ha un passaporto, perché è giusto che sia il passaporto della nazione, ovviamente in quel momento che gli ospitati o vivono ci sono, no? Per dire a Pescara pieno di zingari italiani nello specifico, che sono di generazioni in Italia e hanno il passaporto italiano, così in Romania, così nell'ex Jugoslavia, così in Spagna, così in tutte le parti del mondo. Però che cosa avviene? Questo prendere la divisione, questo prendere lontananza dalle loro origini è molto pericoloso, quindi bisogna insistere e far sì che queste persone non rinneghino le loro origini, le loro tradizioni, le loro culture. Nello specifico mi è capitato, non per fare un esempio spicciolo, un gruppo di zingari vestiti molto bene, con delle vesti e delle tradizioni particolari, e ho avuto modo di parlare con loro e ho chiesto alcune cose circa da dove provenivano, a quale, se erano rom, sinti o camminanti, però cercavo di capire da dove provenissero. Loro si sono nascosti davanti alla verità unica, che sono le loro tradizioni, le loro origini, che non c'è niente da rifiutarsi o da rifiutarle oppure da prendere le distanze. Hanno detto semplicemente noi non c'entriamo niente, noi non siamo loro, siamo rumeni, che non corrispondeva al vero. Dopodiché io gli ho parlato proprio in rumeno perché lo conosco, loro hanno compreso che io sapevo e solo in quel momento hanno ricordato i loro ricordi, le loro origini con grande soddisfazione e sono rimasti contenti del fatto che io conoscessi il loro passato, la loro cultura, le loro tradizioni. Ecco, io sottolineo un aspetto importante che diceva all'epoca mio padre nel 1934, quando ricorda gli zingari del paese. Li ricorda in modo bello, perché ricorda quando passavano nel paese con le carovane, quando lavoravano in ferro e rame, quando utilizzavano strumenti musicali a molti sconosciuti, quando erano abili come fabbri, quando erano abili nella lavorazione soprattutto del ferro e del rame. Ecco, questo è l'aspetto positivo, a prescindere che ognuno poi può fare come lavoro qualunque possa fare. E poi un'altra cosa, per evitare una discriminazione positiva, ma può darsi che mi stia sbagliando, sarebbe il caso di coinvolgere la volta prossima, così come sono presente io, a titolo perché mi interessava l'argomento di quest'oggi, di invitare anche la comunità. La comunità di cui si parla è il miglior modo per farne prendere parte. La volta prossima la invito a invitare anche cittadini come noi, che è giusto che partecipano come noi. Grazie. Grazie di questo contributo. Diamo per adesso la parola a Gabriele Rocchigiani, perché dopo vorrei rispondere, ecco, dopo rischiamo di non farlo parlare più. Sì,
Io prendo torno immediatamente. Sì, certo. Intanto ti carico la mia presentazione, che premetto che ritornerò al passato, ritorno al quadro storico per poi porre e condividere con voi dubbi, perplessità, domande. Problematizzerò la questione sulla falsariga del professor Piesere e della dottoressa Lizzin, che ringrazio perché i miei lavori di tesi di dottorato e le mie ricerche sono ampiamente debitori dei loro studi, come degli studi di Luca Bravi. Cercherò di focalizzare l'attenzione facendo una rapida carrellata sul quadro appunto storico che in parte ci è stato trattato negli interventi precedenti, anche alla luce di quello che è un po' il nostro oggetto di ricerca, appunto la questione del genocidio, oltre che quella del razzismo, in un'ottica da filosofo eterodosso che mescola filosofia e scienze sociali, che appunto è abbastanza insofferente dei confini anche disciplinari. Allora, iniziamo veramente con rapidità, poi vi spiegherò la natura e il significato di questo titolo, una normalità etnica. Questa è una cartina, scusatemi, del quadro della presenza di Rom e Sinti in Europa. Questi sono materiali che ho tratto dal US Holocaust Museum, dal sito che consiglio, comunque ha molti materiali documentari, anche video. Questo è un quadro molto sintetico, storico-normativo, che ho ripreso dal testo di Günter Levy, se volete mi alzi perché sennò mi parlo, e la persecuzione nazista degli zingari. Vi spiegherò anche perché ho scelto questo testo, perché presenta delle problematicità che voglio condividere con voi. Abbiamo una carrellata di fasi storiche che parte insomma dalla securizzazione, poi dal controllo discriminatorio, la prevenzione e il concentramento fino allo sterminio. Voglio rapidamente soffermarmi su alcuni punti perché mi serviranno per la discussione. Allora, abbiamo già parlato di Dillman, della Zigeuner Centrale, dello Zigeuner Book, della lotta contro piaga degli zingari. Sono tutti documenti, ordinamenti, provvedimenti politici e amministrativi che già prima dell'avvento del nazionalsocialismo venivano emanati nei confronti della minoranza zingara in Germania. Abbiamo quello che ho definito un protoconcentramento a Francoforte, che Levi definisce come tale perché è la prima volta in cui viene, poi non so se questo è uno studio approfondito e accurato, correggetemi se sbaglio, però probabilmente è la prima volta in cui viene nominato come lager una pratica di concentramento come tale, ma questo chiaramente, come tutti i dati storici forse, è suscettibile di errore. Ahimè, sicuramente non è suscettibile di errore le altre misure di quelle che lei definisce un controllo discriminatorio e persecutorio, cioè la sedentarizzazione forzata del 1936, quindi con il concentramento anche già degli associati nei campi di concentramento, e la creazione dei campi municipali per zingari anche per motivazioni di ordine di riqualificazione urbana. Già all'epoca, in occasione anche delle Olimpiadi di Berlino, già all'epoca vi erano queste pratiche che sono anche, come dire, tristemente presenti, contemporanee. Dal 37-38 abbiamo, sostiene Levi, un passaggio ulteriore, un salto del tristemente, ovvero una prevenzione e concentramento della criminalità degli oziosi, cioè i delinquenti di professione come tali vengono poi considerati chiaramente pericolosi socialmente e destinati già dal 1935 al concentramento. Abbiamo quindi la cosiddetta operazione oziosi del 1938, cioè chi abbandona il lavoro, lo rifiuta per più di 2 volte, viene poi portato a sua volta destinato al concentramento. Per inciso, le leggi di Norimberga, come è noto, non riguardano esplicitamente la minoranza zingara, ma voglio ricordare ad esempio un decreto del 1937 dell'allora ministro dell'interno, Wilhelm Frick, che definisce già gli zingari come inquinatori della razza. La discriminazione razziale, per come la categorizza Günter Levy, inizia
con un ulteriore decreto, questa volta emanato, promulgato da Himmler, nel 1938, lotta contro la piaga degli zingari. Perché? Perché per la prima volta vengono definiti stranieri e inferiori per caratteristiche insite nella razza. Questo, abbiamo già detto e quindi non mi soffermerò, questo decreto recepisce direttamente quelli che sono stati gli studi condotti dall'Istituto di ricerca sulle generazioni e la biologia della popolazione diretto da Robert Richter, a cui alleva Justin, è già stato menzionato, teorizzò, questo lo vedremo anche in seguito, il cosiddetto istinto nomadismo e Vanderbilt. Quindi immobilizzazione degli zingari, decreto Heydrich del 40, un'espulsione del governatorato centrale che implicò la deportazione, in questo caso di migliaia di rom e sinti tedeschi, la creazione, ahimè anche qui standard purtroppo discriminatoria dei reieti della società, quindi l'esclusione dalle scuole, il lavoro coatto, regolazione dei matrimoni, dei rapporti sessuali, eccetera. Abbiamo parlato di Ritter, anche qui dalla US Holocaust Memorial ho tratto 2 foto. Quel signore molto zelante, Legion, nell'esercizio della propria professione, è proprio Robert Ritter, e sta facendo i suoi studi sulle valutazioni razziali da adottare, poi che verranno adottate esplicitamente dalla polizia criminale nei controlli appunto selettivi. Ne abbiamo già parlato in precedenza, quindi non mi soffermerò. Questa tabella è esattamente la griglia di valutazione razziale. Z, zingaro puro, ZM+, addirittura notate la sottigliezza, no? Quindi Zigeuner Mischling con prevalenza, quindi sangue misto con prevalenza di sangue tedesco, ZM con pari quantità di sangue, quindi mi sono sempre chiesto come caspita facessero a stabilire. Comunque ZM meno con prendevano una quantità, non lo so, c'erano sangue di colori diversi, e ZM meno invece con prevalenza in questo caso di sangue tedesco, e poi vedete naturalmente non zingari. Questo è un piccolo video che ho tratto sempre dal sito. Siamo in un paesino della Germania, si chiama Mulfini, non so se la pronuncia giusta, e questi bambini, siamo in un orfanotrofio San Giuseppe, quindi un orfanotrofio cattolico, e questo è l'orfanotrofio in cui Eva Justin ha compiuto i suoi studi. Eva Justin è l'assistente di Robert Ritter, compie i suoi studi antropologici, è quasi un'offesa, razziali, studiava questi bambini, appunto, credo, non so di quale etnia precisa, rom comunque. Costoro vennero deportati tutti nel 1944 ad Auschwitz. Questo è quanto. Non so se sto dicendo, perché penso sia un'evidenza, purtroppo. Guterres parla di sterminio, chiaramente quando si attua il decreto Auschwitz del dicembre 42. Qual è la peculiarità che è stata già sottolineata? Selezionati gli Zigeuner Mischling, i Roma e i clan balcanici, ma esentati Sinti e l'Alleri, non avevo sempre dubbio sull'accento, l'Alleri, i sangue misti appartenenti ai gruppi puri, con i lati tedeschi puri e socialmente integrati. Questo, rimarco ancora perché veramente uno degli elementi più interessanti, segna una differente, come giustamente ricordava il professor Pesere prima, la discriminazione antisemita e anti-zigana in questo caso viaggia veramente su binari separati, sebbene non totalmente, no? C'è una differenza sostanziale. Il puro è salvo. Perché? Perché chiaramente Himmler, cioè sappiamo bene anche aver fondato la società nerd sullo studio dell'eredità ancestrale, sapeva proprio attraverso i suoi studi che appunto gli zingari erano di origine italiana. Quest'altro elemento effettivamente mi ha fatto già, il primo elemento che voglio sottoporre alla vostra attenzione perché mi ha fatto riflettere leggendo all'epoca il libro. In assenza poi di valutazione razziale, perché effettivamente
non era sempre possibile stabilire l'ascendenza, l'albero genealogico, vennero adottati criteri sociali, cioè di sedentarizzazione e lavoro. Cioè non lo so cosa sei effettivamente, se sei ZM, eccetera. Allora lavori? Sei stabile? Sei sedentario? Bene, allora probabilmente sarai zingaro puro. Non lo sei? Bene, sei un sangue misto, sei una sociale e quindi diretto al concentramento. L'abbiamo ricordato, ma vale sempre la pena comunque definirlo quando c'è un po' specificità. C'è stato, chiaramente sono stati perlomeno 2 e anche più episodi di sterminio diretto a Helmno e anche sicuramente nello Zivan Lager di Auschwitz, ma come vedete qua la mappa della persecuzione degli zingari è in Europa, in Germania, ma anche in Germania di territori occupati, è quanto mai estesa. In Italia, anche qui è stato detto in precedenza, quindi mi soffermerò soltanto in maniera molto rapida, la storia della discriminazione inizia già da prima, inizia già con l'assimilazione tra zingari e vagabondi, con la loro pericolosità sociale, che nel codice unitario del 61 è sostanzialmente reato penale, poi con il codice Zanardelli del 1889 viene depenalizzato, viene passata a infrazione amministrativa, ma la pericolosità sociale non è certamente dimenticata, anzi abbiamo già con l'epoca della difesa sociale, dell'igiene sociale, dell'eutenica, che è quella particolare branca dell'eugenetica che si sviluppa in Italia. Non dimentichiamoci mai che l'Italia già nel 1912, se non ricordo male, ospita un convegno internazionale di eugenetica, e che tra i fondatori c'è anche uno dei padri della sociologia, c'è Parigini. Quindi stiamo parlando di una tradizione ben radicata nel nostro territorio. Alcune normative, le direttive di pubblica sicurezza e pubblica igiene del 26, ma riguardano sostanzialmente zingari stranieri, ma per questo meno gravi. La polizia scientifica recepisce tutto quel positivismo di cui abbiamo parlato, lo prosiamo. Salvatore Ottolenghi, quando fonda la scuola di polizia a Roma, scientifica, cosa insegna? Si fa insegnare ai poliziotti le teorie di un altro luminare del nostro Stato, che è Nicola Pende, che aveva inventato la cartella biotipologica. E quindi è quel sapere che viene messo nelle teste dei poliziotti della polizia di pubblica sicurezza quando poi andranno a fare i controlli nel territorio italiano. Difesa della razza, ne abbiamo già parlato, tra le leggi razziali, il pericolo, e qua cito un altro elemento fondamentale citato dal professor Piaseri, la mixofobia, che deriva chiaramente dalle leggi anche sul Madamato, dalla paura della mescolanza rispetto al nero colonizzato in Africa, fino appunto al concentramento e ai campi di concentramento per zingari, 11 settembre 40, l'ordine del capo della polizia di concentrare tutti gli zingari italiani. Adesso andrò avanti, ma mi sento anche di confermare con forza quanto sia veramente fondamentale battere sul ferro di questa memoria che ancora è sostanzialmente quasi pressoché un rimosso. Il concentramento italiano, il concentramento specifico per Roma e Siria. Andiamo avanti e arriviamo alla problematizzazione della questione. Come ogni volta che si rimette mano a studi che si è fatto in precedenza nascono nuovi problemi. Non mi ero accorto all'epoca delle mie ricerche che alla fine del suo libro Günther Lehring cita 2 norme della Germania del 53 che vorrei condividere con voi. Uno, un ordinamento 53, Landfahrer, Baviera. Chi sono i Landfahrer? Sono i girovaghi. Controlli e schedature di girovaghi per inclinazione profondamente radicata o spiccata avversione alla sedentarietà. Direte provvedimento discriminatorio, razzista. Ebbene no, i girovaghi sono considerati categoria sociale e quindi tutto va bene. Questione ancora più seria, legge sugli indennizzi perseguitati per razza, ma anche religione chiaramente eccetera, della Repubblica Federale Tedesca, 1953. Spettano i risarcimenti ai perseguitati e ai discendenti, ai parenti degli sterminati? Sì, però soltanto dal 42 in poi. Cioè erano esclusi dal 63, fino a 63, scusatemi, per 10 anni vennero esclusi
di zingari oggetto di politiche persecutorie sino a 42. Perché? Perché la persecuzione per razza, all'epoca viene stabilito, inizia soltanto dal 42, cioè dal decreto Auschwitz, senza considerare che i consideramenti sono stati ben prima. Dal 63 la persecuzione razziale viene considerata tale al più tardi dal 1938, quindi dalla lotta contro la piaga degli zingari, che abbiamo visto essere la prima che menziona. Ma prima? Domanda che rimane in sospeso. Eccoci a quello che volevo proporvi oggi nel cuore della questione. Questa è un po' la riflessione, che non vuole essere esaustiva, più che altro una mappatura, un'intenzione anche per un lavoro futuro da condividere, insomma, ve lo ripeto, condivisione di dubbi, perplessità, di problematiche aperte. Quando finisce l'azione di pubblica sicurezza, cioè il contrasto alla pericolosità sociale, e iniziano il razzismo e la persecuzione? Quali sono le continuità e differenze tra persecuzione, sterminio e genocidio? Concordo pienamente con il professor Pesera, poi ci sono confini molto labili, c'è anche confusione. Queste non sono differenze, domande oziose dal punto di vista teorico e semantico, come abbiamo già visto si tratta di differenze che segnano e demarcano i confini giuridici anche nella politica amministrativa nei confronti dei responsabili. Cioè sono differenze che possono segnare o no le politiche a livello preventivo, sanzionatorio, anche risarcitorio. Abbiamo visto anche per quello che ha detto la dottoressa Rizzini ora, cioè definire, riuscire ad avere un'azione pubblica e collettiva, un'opinione non soltanto pubblica ma istituzionale, che definisca certe affermazioni come definitivamente razziste e quindi sanzionabili, sarebbe un discrimine da raggiungere. Ma eccoci alla questione che ha a che fare con il nostro caro tema del genocidio. Cosa dice Günter Levy? Io toglierei quasi le virgolette, comunque per decenza le ho tenute. Günter Levy sostiene che, ve lo anticipo subito, vi rovino il finale, ma è necessario. Günter Levy sostiene che in realtà non c'è stato un genocidio. Perché? E le motivazioni le voglio prendere molto sul serio, perché per criticare certe affermazioni vanno prese sul serio e capite profondamente nella loro motivazione profonda. Assenza di un piano organico di una politica di sterminio coerente basata sull'ereditarietà. Qua sto citando proprio le parole di Levy del suo testo, uno storico, un docente universitario, noto. Quindi, che sia chiaro, quindi mancanza di una politica coerente, sottolineo coerente, basata sull'ereditarietà. Perché questo? Perché non c'è stato, secondo lei, un marcato amalgama, in primo luogo, tra le azioni di pubblica sicurezza, prima del 38 in pratica, e le politiche marcatamente razziali. Ulteriore motivazione: il grado di integrazione sociale poteva diventare la base per stabilire la purezza razziale, quello che vi ho detto prima. In assenza di definizione specifica di appartenenza razziale si utilizzava il criterio della socialità. Quindi, conseguenza diretta del ragionamento di Levy, la selezione non avvenne sulla base della mera esistenza. Vennero deportati e sterminati non tutti, sostiene Levy, non tutti gli zingari, solo gli zingari sociali. Quindi la mera esistenza non è un criterio utilizzato per la selezione e lo sterminio. Cioè, tutti avrebbero dovuto essere, secondo il criterio della mera esistenza, deportati e sterminati, no? Quindi manca un intento evidente di distruzione degli zingari in quanto tali. Cosa sta facendo Levy? Levy sta utilizzando alcuni termini della definizione del genocidio. Coerente in quanto tali è such, dice la Convenzione stessa. Che infatti recita all'articolo 1 della Convenzione per la prevenzione del crimine del genocidio: intenzione di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale. A parte che, come dire, riflettendo ulteriormente questa definizione è già problematica di suo, ma forse su questo potremo ritornare nei prossimi incontri, nelle prossime riflessioni in futuro. Comunque, cosa si intende, e questo l'ha ricordato il professor Chiasere, ma lo voglio rimarcare perché è importante: ciascuno dei seguenti atti sono considerati genocidari: l'uccisione, ma anche lesioni fisiche, mentali gravi, sottoposizione a condizione
mirante alla distruzione fisica, impedimento di nascita, eccetera, trasferimento forzato dei fanciulli, articolo sempre 2. Però, perché ho voluto citare Elie Wiesel? Perché pone e compleessifica ulteriormente il problema, perché questa questione si interseca, non sarà questa la tesi naturalmente per discuterne, si interseca alla questione della unicità dello shock. Cosa dice Elie Wiesel? Non tutte le vittime del nazismo furono ebrei, ma tutti gli ebrei furono vittime. Io continuo a lasciar lì, non voglio dare giudizi, non lancio dubbi oggi, è andata così. Cito anche Zygmunt Bauman, perché? Perché ci rende consapevoli di quell'intreccio particolare che c'è avuto tra genocidio e razzismo, ma riflette anche sulla, cosa che lui dice, la straordinarietà del genocidio, modernità e olocausto. Prevalenza del progetto razionale, questa è una delle caratteristiche secondo Bauman, accuratamente calcolato, eliminazione della contingenza del caso, realizzazione, lo scopo del genocidio è chiaramente l'ingegneria sociale, la realizzazione di un ordine sociale perfetto, si interseca quindi con ingegneria sociale connotata da razzismo. E cos'è? Inferiorizzazione di individui irrimediabilmente, e sottolineo irrimediabilmente, refrattari al miglioramento, quindi irreversibilmente inferiore per caratteri biologici. E lo differenzia Bauman dalla eterofobia, quindi la minaccia del nemico tra noi, la xenofobia etnocentrica. Anche questo mi ha creato problemi costruttivi e vi spiego perché. Perché in realtà quando parliamo di, e qua ho citato il professore, senza sapere tra parentesi che avrebbe parlato di questo, quindi mi fa piacere, perché in realtà l'inferiorizzazione dello zingaro è particolare, fa eccezione, perché vi svelo un piccolo aneddoto, mi dà un po' di tempo, non sono mai stato un grande esperto, perché ho studiato questo popolo e questa cultura, perché mi ha sempre messo in crisi, mi ha sempre costretto a decentrarmi rispetto alle mie convinzioni, e rispetto ai miei pregiudizi e rispetto anche alle mie categorie. Anche in questo caso l'ho fatto, perché citando appunto il professore, lo stigma della socialità zingara era portato di determinate caratteristiche razziali attribuite, ma tali caratteristiche sono un intreccio di caratteri fisici e mentali. Con la discriminazione razziale dello zingaro non siamo soltanto nel terreno dell'antropometria, dello studio della fisionomica, ebbene no, siamo nell'ambito del comportamento e della socialità, adesso vedremo in che senso. Prima vi ho omesso volontariamente, scusatemi questa, come dire, tecnica un po' teatrale, altri riferimenti che fanno parte di quelle politiche, di quelle normative discriminatorie. Abbiamo già parlato di Eva Justin, del Vanderbilt, dell'istinto errante. Vi cito anche altre questioni che specificano questa particolarità di asocialità etnica e razziale dello zingaro. Sono un insieme di saperi esperti, scientifici, psicologici, medici, criminologici, che sono declinati in questo modo. Ad esempio, l'istituto di Ritter dice: gli zingari invece sono criminali sociali affetti da ritardo mentale, parziale o mascherato. Frick, 37, affetti da ritardo mentale morale. Lombroso, abbiamo già detto, i criminali nati. Tutta la scuola criminologica, che coinvolge anche, attenzione, la criminologia della scuola classica, un po' più liberale, quella di Napoleone e Colajanni, mi sono andato a leggere all'epoca tutti i testi, condivide questo, l'atavismo morale psichico ereditario. Chiaramente in una accezione ovvio. Qual è la differenza? Ve lo dico subito: la fissità e l'ereditarietà, l'immutabilità dei caratteri atavi o la rieducabilità. Colajanni ad esempio credeva nella rieducabilità. Però rimane proprio la tendenza alla pericolosità sociale. Si eredita un atavismo morale psichico che come tale è pericolosità sociale. Si inizia, l'abbiamo già detto, un'altra opera
proprio parla di mutazione psicologica razziale repressiva. Questi sono tutti i documenti di cui ringrazio anche gli studi di Luca Bravi, anche tutti i volumi anche gli studi della Boursier e altri, insomma. Tendo sempre a precisare che non è farina del mio sacco e anche non farina del loro sacco, ho messo insieme i pezzi e ho cercato di ragionare. Ecco poi che in questo caso mi sono diventati utili, anche qui in senso critico e costruttivo, gli studi di Michel Foucault, perché volevo introdurre a questo proposito, proprio perché abbiamo parlato di una socialità, di una condizione di discriminazione che sia fisica che mentale e psicologica, volevo introdurre il concetto di razzismo della normale. Rapidamente. Foucault lo definisce come un razzismo differente in realtà dal razzismo etnico, cioè una trasmissione ereditaria dello stato anormale, quindi il razzismo contro il nemico interno. Faccio in maniera molto rapida un quadro. Siamo nell'ambito nell'epoca in cui la psichiatria diventa agenzia di controllo sociale. La psichiatria è strumento, da metà Ottocento in poi, di psichiatrizzazione appunto del disordine sociale, cardine della difesa della società. Insomma, in sintesi, qua cito sempre Foucault, si sovrappone per la prima volta si sovrappongono due ambiti della norma. La norma di condotta, cioè quella che controlla il disordine sociale, e la norma funzionale, cioè la salute versus il patologico. Norma e norma, ordine e ordine sociale e ordine mentale. Cosa teorizzano? Foucault chiaramente ha fatto studi sugli psichiatri francesi, ma si teorizza che la perturbazione dell'ordine sociale, quindi la socialità e la devianza, è un atto causato da disturbi del funzionamento organico. Cioè si medicalizza in maniera biopsichica la devianza. Perché sei sociale? Perché sei deviante? Hai una disfunzione a livello biopsichico. Anche qui, perdonatemi se devo un attimo entrare in termini tecnici, ma comunque sono concetti anche abbastanza semplici. Quindi si tratta di una perturbazione psicofisica semipatologica. Ecco, questo è il tratto che mi ha sempre colpito. In realtà, quando si parla di anormalità, di queste disfunzioni introdotte dalla psichiatria, non si parla mai di malattie. Mai. Siamo nel regno delle sindromi, delle manie, che non sono delle malattie vere e proprie in senso pieno. Sono delle perturbazioni. Stato perturbazione dell'interazione tra eccitazione e inibizione, tra volontà e istinto. E Foucault dice funzionano tanto meglio quanto sono epistemologicamente deboli questi, perché puoi raccogliere tutto con le manie e con le sindromi, puoi raccogliere tutte le perturbazioni, tutte le piccole devianze che ci sono nella società e le puoi esporre appunto e rappresentare, stigmatizzare come arresto di sviluppo identitario, come degenerazione e come tendenza, attenzione, tendenza, non certezza, tendenza, pericolosità assoluta, ereditaria, sociale. Quindi in realtà il criminale nato, qui cito sempre Foucault, è proprio colui che è responsabile perché per il solo fatto di esistere crea pericolo. Cioè la mera esistenza, l'esistenza come tale, del criminale nato crea pericolo. È soltanto pericoloso soltanto per il fatto di essere nato. Ecco allora che tutte quelle definizioni che abbiamo visto in precedenza, no, di anormalizzazione dello zingaro, sono in realtà proprio il fondamento, il sostrato, proprio quasi la legittimazione, no, medica, perché a cosa si appoggia poi il diritto e la politica? Ai saperi esperti. E i saperi esperti ci hanno detto che questa pericolosità sociale è fondata da questa etichetta semipatologica della anormalizzazione, che è sostanzialmente una natura nomade. Io all'epoca la definii questo doppio nomadismo, no? Dello spazio e dell'anima, non si capisce mai dove inizi uno e finisca l'altro. La dromomania, addirittura, volevo far vedere, non c'è tempo, addirittura lo cita il nostro caro poeta e cantautore De André, che in tutta innocenza, in un suo concerto del 98, dice sì, questo popolo che lui stima è affetto, dice afflitto, quasi affetto da dromomania. A me all'epoca mi colpì, no? Questo, perché non lo conoscevo questo termine. In realtà poi è citato da P3, è un concetto effettivo, che credo non so se si utilizzi ancora nella psichiatria. Comunque, dromomania, la mania del viaggio, appunto l'istinto errato. Quindi questa simbiosi tra natura nomade, normalità, socialità e pericolosità, ecco che
determina anche la identità razziale. Quindi, eccoci a una delle domande con cui poi mi appresto a concludere. La difesa sociale dà una anormalità ereditaria a questo punto, e quindi in quanto tale è una trasmissione un po' più filogenetica, no? Di generazione in generazione. È assimilabile al razzismo? Io una mia risposta ce l'ho, perché ovviamente non lo dico. La normalità ereditaria, in realtà, e qui volevo sottilizzare, è trasmissione quindi di un carattere semipatologico, che è sia immutabile, contesto magari tedesco, sia anche, abbiamo detto, rieducabile. La normalizzazione non è mai definitiva, è una sindrome, può essere curata, non può essere curata, c'è uno spazio di discrezionalità all'interno di questa stigmatizzazione. Quindi in realtà questa stigmatizzazione del zingaro normale, lo definiamo così, è ibrida tra difesa sociale e razzismo, no? Tra prevenzione, securizzazione e discriminazione, tra possibile cura e persecuzione. E qua arrivo un po' al cuore. Quindi questa condizione quasi di sospensione, di esposizione totale dello zingaro al discrimine del potere, mi è fatto venire in mente come anche un'altra figura, no? Di un antropologo come Mel Douglas, impuro, non soltanto lo zingaro come nemico interno, ma quello che trasgredisce sostanzialmente i confini interni. E ho pensato che in realtà questa condizione normalizzante implica una selezione permanente. E adesso spiegherò perché, tra securizzazione e persecuzione. Perché? Perché in realtà abbiamo detto il potere genocidario è razionale, il calcolatore toglie il caso dalla sua sequenza di azioni. In realtà qua stiamo vedendo che c'è una indeterminazione, una discrezionalità, non una irrazionalità, si badi, una indeterminazione, una discrezionalità del potere che normalizza. Cioè non c'è dal punto di vista diacronico un principio stabile, univoco. Voi direte, vabbè, la storia non si fa con i se e con i ma quando vi fu una riunione tra Himmler, Bormann e Hitler, Bormann non aveva assolutamente mica la stessa idea e posizione di Himmler. La sua posizione era quello schermino totale. Quindi il potere ha anche contingenze, rapporti di forza, no? Chiaramente. Non c'è un principio nella normalizzazione stabile univoco per stabilire quale sarebbe stato il destino dei salvati. O ancora meglio, la normalizzazione è suscettibile di essere un principio di esclusione, come di possibile rieducazione, abbiamo detto. Allora, di quale tipo di potere stiamo parlando? A me è venuta in mente la classica immagine del potere secondo gli scanetti. Perché? Alternarsi di concessione di spazi di libertà e atti di forza. Per citare Foucault anche, far sopravvivere o respingere la morte. Non fa alcuna differenza. Non fa differenza. È sempre lo stesso potere discrezionale concentrazionale. Ti lascio sopravvivere? Ma io sei sempre in balia delle mie maglie discriminatorie, le mie maglie zampe del gatto del potere. Il potere non è soltanto, non è la forza, no? Ci insegna Canetti, non è soltanto l'atto che uccide, è anche quel esporre costantemente un individuo al rischio della morte, senza possibilità altra. Ho ripreso, poi vado a concludere veramente, Wolfgang Sofsky, l'ordine del terrore, perché mette un po' in crisi quello che abbiamo detto prima, mette un po' in crisi Zygmunt Bauman. Perché il potere assoluto, secondo Sofsky, dell'universo concentrazionario è organizzato e formalizzato, ma non è obiettivo, instaura la insicurezza totale, scrive nell'ordine del terrore. Cioè, l'azione viene annientata, non si sa se il proprio agire possa produrre dei risultati. Mi ricordo sempre quando da ragazzino lessi per la prima volta su questo uomo, no? La scena in cui Levi cerca di prendere un pezzo di ghiacciolo, un pezzo di neve, si sporge, arriva una SS, una guardia e lo picchia nella mano. E lui chiede Varun, cioè perché? E la risposta Varun, pardon. Perché? Non c'è perché. È la risposta.
Cosa vuol dire non c'è perché? Obbedire a un ordine può salvarmi? Non si sa. Disobbedire a un ordine implica una conseguenza negativa? Non si sa. Indeterminazione totale. Qual è la razionalità? C'è, certo, ma nel complesso. Non c'è una condizione di estrema e costitutiva discrezionalità. Ecco che allora questa costitutiva discrezionalità dell'universo concentrazionale, che veramente nello Zingaro è quasi costitutiva, problematizza quel carattere razionale, unitario dell'intento deciso, volontario, determinato, chiaro, univoco della concezione del genocidio. Lo mette veramente in crisi. L'organicità, dobbiamo problematizzarlo come concetto, se consideriamo veramente questa che io definisco una selezione permanente. L'essere, io lo leggo perché effettivamente poi riprendo in parte anche a gambe, comunque l'essere dello Zingaro come eccezione permanente è una condizione collettiva di popolo sacer, cioè di uccidibile in qualsiasi momento, uccidibile assolutamente, mera esposizione all'arbitrio del potere, in questo caso del potere genocidario. Quindi credo che, concludendo, questo tipo di riflessioni mettano, forse magari per oggi anche troppa carne al fuoco di problematiche e di riflessioni, ma vanno a problematizzare ancora una volta in maniera critica e costruttiva quello che il sterminio subito dagli zingari ci può insegnare, che ancora una volta ci invita a rendere più complesse, più attente e più precise anche le nostre stesse categorie, che poi hanno un impatto chiaramente sulle politiche pubbliche e quelle anche giuridiche. Grazie. Bene, abbiamo avuto 3 relazioni impegnative, importanti e interessanti. Questo è il lato positivo. Il lato negativo è che ci resta poco tempo prima di concludere, però un po' di tempo c'è. Prima di buttarci fuori aspetteranno ancora una 25 di minuti circa, poi ci butteranno fuori. Quindi questi 25 minuti li possiamo anche utilizzare per interventi da parte del pubblico ed eventualmente per brevi approfondimenti di qualche aspetto specifico. Quindi chi ha da fare domande, osservazioni, integrazioni a quello che è stato detto, chi desidera rivolgere domande specifiche ad uno dei relatori o eventualmente anche a tutti. Dica. Sì, buonasera. Volevo chiedere, prima lei ha riferito al revizionismo, no? Sì. Perché non ha usato il termine negazionismo, che forse era più appropriato con tutta l'accezione negativa? È vero che nella ricercatore non c'è una stimolazione, magari nei giudizi, però... Perché non è una negazione assoluta del fenomeno, ma è una revisione. Poi qua magari anche il professore ci può aiutare. Ma se posso dire sul testo di Levi, il testo di Levi è un testo che è stato contestato più o meno da tutti gli storici che si interessano di questo argomento, e pare anche che sotto ci siano stati dei personalismi non edificanti, lui l'aveva morte con alcuni rappresentanti, Sinti soprattutto, i quali è vero che a volte amplificano ed esagerano, però uno storico serio non dovrebbe caderci nelle dispute politiche. All'inizio qual è una delle dispute? Che si è partito da 50.000, poi si è arrivato a 100.000, cioè dei Rom e Sinti morti nei campi di concentramento, si è arrivati a 500.000, ed è vero che, come si dice, come minimo, e come dire, è vero che in base ai dati che si hanno ancora c'è il rischio che siano sovrarappresentate queste cifre, ma nessuno lo può dire in realtà,
Però è vero che da parte di certi politici sinti, in particolare tedeschi, è invalsa l'abitudine di dire se tu dici che sono stati di meno, allora vuol dire che vuoi negarlo. Cioè c'è sempre questo gioco che insomma è un po' un gioco molto politico poi alla fine. E Levi insomma in certe cose c'è caduto. La questione è questa: primo, perlomeno sollevato però un dibattito storiografico serio, tanto perché da bravo storico l'ha sollevato, perché prima invece non c'erano stati alcuni che avevano cominciato a fare delle ricerche, ma non c'era un dibattito, non c'era come dire quel sano dibattito nella ricerca. Quello che c'è da dire è che Levi già presenta dati vecchi, nel senso che adesso finalmente si comincia veramente a studiare. Ad esempio, io volevo citare la scaletta che lui fa, che lei ha ripreso, ad esempio, è talmente unilineare che non ci crede nessuno. In realtà ci sono stati tanti rivoli, tanti contemporaneamente, a volte andavano uno, lei cita giustamente, non tutti i gerarchi nazisti erano d'accordo sempre in qualsiasi caso. Ad esempio, per quanto riguarda il problema della sterilizzazione di cui non si parla mai, questi gli ultimi dati che io ho. Quando fu applicata la sterilizzazione nella Germania nazista per la prima volta a delle famiglie europee, col fine confessato dell'estinzione finale della discendenza, fu sugli zingari. Se nel marzo del 36 già, quindi prima della legge del 38, del decreto del 38, fu un responsabile del Ministero dell'Interno, Karl Zingel, a ricevere l'ordine di preparare un progetto di legge sugli zingari, Zigeunergesetz. Fu poi Leonardo Conti, uno svizzero di origine italiana, a organizzare la conferenza del 7 febbraio del 40 per mettere in opera la sterilizzazione immediata di ogni persona di entrambi i sessi in età di procreare e diagnosticata come zigeuner. Cioè, sono tante cose, sono cose che si vengono a sapere adesso. I dati che stanno emergendo dagli archivi russi parlano di decine di migliaia di esecuzioni sul momento sul campo, senza tante cose. Per cui quel 500.000 lì che sembrava esagerato, ma alla fine pare che proprio non lo sia esagerato. Io non so dove lui abbia preso i dati sul problema dei Lagleri e dei Sinti, eccetera, che erano esentati, ma alla fine ci sono morti quasi tutti, i Lagleri non esistono più. Allora, un conto è quello che diceva Ritter, che era uno scienziato di seconda categoria, attenzione, che veniva preso in considerazione quando conveniva, e ad un certo punto lo mollano lì e portano tutti quanti nei campi di concentramento, puri o non puri. Voglio dire che io sono contento che si cominci, io non sono uno storico, poi figuriamoci, non sono nemmeno un filosofo, che però cominci ad essere oggetto di punto di partenza per riflessioni anche filosofiche, finalmente dico. Agamben, che lei ha citato nell'ultimo, ci sono due testi, oltre al suo, evidentemente, che adesso io chiederò un testo, bisogna sapere. La seconda fase. C'è una contemporaneamente a lei, una ricercatrice americana, venne da noi e ha fatto la sua tesi di dottorato sulla situazione degli zingari in Italia e in Germania a cavallo tra 8 e 900, e anche lei Agamben. C'è stato Benedetto Fassanelli sugli zingari nel Veneto nel 500, seconda metà del 500, e Agamben. Ora mi va molto bene, Agamben ha scritto 3 o 4 cose sui Rom e ha scritto anche diverse cavolate, ma a volte ha scritto anche delle cose interessanti. Non è questo il punto, però. Il punto è che, come dire, finalmente delle anomali o non normali, cominciano ad avere il peso nella ricerca, io ho fatto il ricercatore in fin dei conti, e spero poi anche nella politica, che nella realtà dovrebbero avere, per quello che è successo a loro, per quanti sono, per quello che continua a succedere a loro, uno, due, 3 mille vietnamiti, 1, 2, 3 mille di queste serate dovrebbero esserci nei centri di ricerca, e poi i politologi dovrebbero portarlo anche altrove, veramente, insomma.
Non so se ho risposto, ecco, Sì, per quanto riguarda Levi. E allo stesso modo volevo rivolgere, non vorrei rubare altre domande, ma erano tutte curiosità che nell'ascoltarla mi sono venuti in mente, no? Facendo dei paralleli, essendo che questo aspetto in molti lo conoscono, in pochi l'hanno approfondito, no? E adesso, grazie a lei, magari quest'oggi, quanto più gente magari sa più cose che magari non pensava che ci fossero. Tipo quel discorso che lei ha detto, la minoranza, però in realtà sono 11 milioni nel contesto europeo, che paragonato potrebbe essere una nazione diversa. Il 2,40% in Romania è rappresentato proprio dal gruppo etnico, però c'è un coinvolgimento delle parti sociali, quello le dicevo. Perché ad esempio in Romania addirittura ci sono degli esponenti a livello politico che sono rappresentativi al Parlamento del gruppo etnico, come delle minoranze, che in realtà in Romania sono minoranza, e prese le varie minoranze formano in realtà una maggioranza. Quello che prima mi permettevo di suggerire era un coinvolgimento, perché il coinvolgimento delle parti fa sì che ci sia innanzitutto una forma di rispetto, perché se si parla di qualcuno è giusto che poi qualcuno oltre lei ci sia, e in una forma mi sembra giusta, perché altrimenti si crea una ghettizzazione non voluta, assolutamente voluta, e si crea una discriminazione positiva. Allo stesso modo volevo sottolineare l'aspetto comune tra gli zingari e gli ebrei, entrambi come processo storico, no? Per il discorso all'epoca di zingari nell'India settentrionale, come casta non casta, ci fu una sorta di, anche lì, di allontanamento, persecuzione. Questo ciclo storico nei confronti di questi gruppi, vuole gruppo religioso, vuole etnia, vuole popoli o altro, questo aspetto storico ciclico, no? È una sfortuna, che la sfortuna non c'è, e questa persecuzione ciclica che in più momenti, in più zone del mondo avviene e continua ad esserci. So ultimamente che in India continuano a essere ancora perseguitati gli zingari rimasti in India, che adesso non so il termine giusto, che addirittura c'è un'ultima persecuzione nei loro confronti. Quindi come mai questa situazione ciclica e poi accomuna, cioè tutti i perseguitati, guarda caso dal punto di vista storico, c'è sempre questo, non è una giustificazione assolutamente, ma è una domanda da porsi dal punto di vista storico. Ecco, però prima di rispondere, naturalmente c'era anche un intervento di Fabrizio Pappalardo, io direi di sentirlo e poi eventualmente si può fare una risposta più cumulativa. Sì, ma forse qualcosina posso anche dire che si connette a quello che ci sta dicendo. Sì. Il nome? Vecchio. Ecco. Allora, per me quello che emerge, ma è un discorso diciamo ormai storico del nostro ciclo di seminari, è il ruolo fondamentale degli intellettuali, in senso negativo in alcune fasi storiche e in senso positivo in altre. È fondamentale. La costruzione di un percorso di esclusione non può fare a meno degli intellettuali. Faccio un piccolo inciso, ricordo un libro di un sociologo italiano famoso, molto famoso, sull'immigrazione, con una definizione brutale di immigrazione e criminalità, che partiva dal fatto che i migranti, giungendo in modo illegale in Italia, avevano già in partenza la tendenza a commettere atti devianti e criminali. Questo sociologo è andato in pensione 2 anni fa, non 200 anni fa, e ieri si è espresso sulle vicende di Bologna, era sulla Repubblica. Quindi il ruolo degli intellettuali è sempre ben presente in un senso piuttosto che in un altro, sta appunto non semplicemente agli intellettuali ma al discorso pubblico collettivo smontare certe situazioni che sono effettivamente non vere. Questo è un primo portato. Il secondo portato è stato quando abbiamo discusso il titolo del seminario tutti assieme ed è venuta fuori la definizione di ultimi. Allora, a me sembra che la società competitiva, quella con cui noi ci confrontiamo e con cui ci siamo confrontati anche nel XX secolo, sia una società che ha obbligatoriamente necessità degli ultimi. L'ultimo è il contraltare del primo. Donald Trump si è costruito la nuova categoria di ultimi per esaltare la primazia
la nuova categoria di ultimi vengono dichiaratamente tenuti esclusi con il muro. Non c'è niente di meglio che considerare 11 milioni di persone, che in realtà in Italia sono 150.000, come ultimi, forse perché questi ultimi non hanno, essendo 150.000 non gli 11 milioni effettivi, la capacità e la possibilità culturale di difendersi come hanno fatto altri che ultimi sono stati in determinati momenti storici e in qualche modo ne sono venuti fuori, come gli ebrei. Attualmente si fa fatica a pensare agli ebrei come gli ultimi della società europea e della società nordamericana, no? In un certo momento lo sono stati, non dal punto di vista economico, culturale, ma lo sono stati dal punto di vista della restano gli ultimi. Perché restano gli ultimi? E la domanda è che mi sono fatto più di una volta: com'è possibile che noi accettiamo che sia legittimo un provvedimento di sgombero di un campo rom, noi tutti, come società civile, attuato mattina presto con le ruspe, distruggendo tutto quello che c'è in quel luogo lì, quando per fare un esempio che farà sorridere, ma per capire come ci comportiamo in modo diverso, quando volevano abbattere una casa, anzi una concessionaria abusiva nella Valle dei Templi ad Agrigento, c'era anche il prete che manifestava in difesa della concessionaria abusiva. Come può essere che noi accettiamo questo livello? Io ovviamente questo livello di illegittimità, perché non c'è nessuna legittimità giuridica, io non ho sentito da nessuna parte di giudici che si sono rivolti poi contro le ordinanze di Alemanno alla Corte Costituzionale, piuttosto che hanno fatto petizioni di cui si è parlato, probabilmente la mia ignoranza, anzi sicuramente la mia ignoranza riguardo, alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, eccetera, eccetera, contro questo tipo di... C'è una grande organizzazione, European Roma Rights Center. Esatto, però non c'è la possibilità, lei ha fatto un bellissimo reportage sul ruolo dei media, che diciamo è in qualche modo vicino, anche se non lo metterei al ruolo degli intellettuali. Ma dove sono nei media questo tipo di attività? Che capacità c'è di comunicarle? Che capacità c'è di dire che gli ultimi non sono veramente gli ultimi? Che capacità noi abbiamo di accettare alla fine, se è possibile, se è vero che è così, uno stile di vita che forse non rientra esattamente in quello che la società dei primi dichiara essere il modello di vita da perseguire. Se poi uno ci crede oppure no, quello è un altro discorso, non mi interessa neppure valutarlo. Io sono un A competitivo, quindi figuriamoci cosa, no? Può riguardare me. Però a me tutto il dibattito di oggi ha suscitato questa riflessione, che è una riflessione che non mi lascia molto contento. Non mi lascia molto contento perché la costruzione degli ultimi trova immediatamente una capacità politica di creare coesione sociale attorno a un obiettivo, che è quello di, direi dal punto di vista durkheimiano funzionale, di ridare forza a determinate regole, ma soprattutto ai meccanismi di potere che stanno dietro queste regole. Se non abbiamo gli ultimi non lo possiamo fare. 150.000 ultimi in Italia sono poco più di Pesaro. Pesaro fa 110.000 abitanti se non sbaglio. Cosa sono sostanzialmente? Nulla. Dal punto di vista dell'immaginario collettivo sono tutto. Se si fa una bella indagine sociologica sulla rappresentazione che noi abbiamo della devianza, si mettono le caselle a risposta chiusa e si mettono zingare piuttosto che Roma, ma anche Roma può andare bene come definizione, troveremo che sono, se non in cima alla classifica, ma comunque sicuramente molto vicini come classifica insieme agli extracomunitari, ovviamente quelli cattivi. Io volevo ecco, direi che la conclusione tocca di diritto a Eva Rizzi. Sì, no, volevo rispondere. Francesca pure. A proposito, si collegano le cose, no? A proposito della... Una cosa sintetica, perché mancano pochi minuti, così concludeva. Mi sembrava molto curioso che in realtà il motivo per questa marginalizzazione siano degli stili di vita che poi alla fine uno dice: beh, che c'è di male? No, ma quello vuole girare, non so, a parte rubare, insomma. La seconda cosa ora che volevo sapere, ma ci sono dei casi positivi che voi potreste, voi che avete studiato molto potreste dire? Io penso, non so, per esempio
a quartieri in Spagna dove sono state costruite le case, tipo il Posto di Madrid, non so, o che stanno cambiando le cose, giusto per avere un po' di... C'è il modello svedese su questo. No, comunque... Apprezzo la sintesi. Marizia. Volevo solo due precisazioni, no? Quando parliamo comunque di 150.000 persone, ecco, dobbiamo immaginarci comunque un universo, no? in Italia, che è fatto di persone che sono in Italia da un'epoca assai remota, persone che sono qui di recente immigrazione, persone venute dai Balcani, più recentemente dalla Romania. Quindi questo è un universo variegato e si riflette anche sulle condizioni sociali. Quando parliamo dei Rom e Sinti dobbiamo tenere presente che ci sono persone che vivono in condizioni di marginalità e di esclusione sociale, ma la maggior parte delle persone che vive in Italia sono soggetti inseriti nella società come me, che sono invisibili. E qui mi riconnetto al discorso, no? Oggi sarebbe, cosa manca in Italia? Cos'è che si è costruito di nuovo, si sta cercando di costruire? Quella che è la partecipazione attiva delle minoranze rom e sinte nella politica, nella vita di ogni giorno, no? Allora, il problema sostanziale è: si è cercato di fare questo in Italia, è una cosa molto recente rispetto ad altri paesi, per esempio dell'ex Jugoslavia, dove è una cosa è partita molti anni prima, no? Il problema è perché io ho scelto, per esempio, nel mio piccolo di dichiarare la mia appartenenza, di dedicare parte della mia vita anche all'attivismo, no? Però comprendo oggi anche e sono anche dell'opinione che io ho fatto questa scelta perché penso che uno degli strumenti per sconfiggere, abbattere i pregiudizi sia proprio la conoscenza, no? Io metto a disposizione me stessa, la mia esperienza, la mia testimonianza nelle scuole, incontro i ragazzi delle superiori e delle medie, perché dico forse qualcosa posso trasmettere loro. Però dall'altra parte io non voglio colpevolizzare chi invece sceglie di non dichiararlo. E le faccio un esempio banale della mia famiglia, no? Io ho scelto di dichiararlo, mio fratello, che ha fatto un altro tipo di scelta, ha pensato di non dichiararlo, no? Faceva il cameriere in uno dei più noti locali di una città friulana, e dice: io ho paura di dichiarare la mia identità, perché se io dico di essere sinto vengo immediatamente tacciato di qualsiasi cosa che potrebbe avvenire in questo locale. Allora, quello che io voglio dire, no? Se oggi con l'85% di livello di antiziganismo che è denunciato dal Pew Research Center fosse al 2%, forse tantissimi rom e sinti, ma parlo di rom e sinti famosi, parlo di Pirlo, di gente, non so, di gente dello spettacolo, la stessa, non so quanti di voi ha visto Sanremo, Virginia Raffaelli è una sinta. Se questi che hanno raggiunto un livello sociale così non dichiarano la propria appartenenza, ti fa capire il peso del pregiudizio. E su questo suggerisco un libro molto molto semplice di Pino Petruzzelli che si chiama Non chiamarmi Zingaro. Parla della storia di gente comune in Italia. I sinti rom sono fra di voi. Io faccio la ricercatrice, c'è un famoso professore architetto a Udine che non dichiara, io c'ho un'amica questore in un comune del nord Italia che non dichiara la propria appartenenza, è una romnia, è laureata in giurisprudenza, non lo dichiara perché ha paura. Ma è un peccato. Ed è un peccato, però è comprensibile, capisci? Rinunciare è come se io del sud, che provengo dal sud. In Non chiamarmi Zingaro c'è la storia di una neurologa, una delle più famose neurologhe di Genova, che nega la propria appartenenza al marito. Il marito non sa che è rom. Cioè questo fa capire il peso del pregiudizio, e questo soprattutto in Italia. E poi concludo dicendo che oggi la partecipazione per noi non è facile. Voi chiedete a un romesito di andare in televisione, vedete Diana Pavlic, la conoscete voi, l'attivista rom che va in televisione, riceve minacce di morte quotidianamente. Il marito è stato picchiato per strada 2 settimane fa, massacrato, gli hanno rotto il timpano perché dicendogli: tu sei il marito della zingara che va in televisione. Esatto. Quindi oggi per il sinti rom non è facile. Comprendo la famiglia che lei incontra, dice: no, io sono romeno, non sono rom. Poi quando lei invece si dimostra affabile, parla, e quell'attrito, quel muro diminuisce, loro si aprono, è normale. Grazie. Spero di aver risposto. Se posso mettere un esempio, noi qui in Abruzzo abbiamo un collettivo e spesso ci relazioniamo con varie famiglie. Ci accorgiamo, perché ci entriamo dentro, poi dentro le loro case, che si sta come di bimbi, no? Di una diversità, che comunque vengono socializzati in una maniera differente, quindi vedono il mondo in una maniera differente, in qualche modo sono
hanno paura del diverso anche loro, no? Sai cosa dicevano a me da piccola? Attenzione che ti porta via il ragno. Mia madre mi teneva per mano, quindi la paura... Io so benissimo quello che voglio dirti. Il fatto è che noi, specialmente con un ragazzo, no, cerchiamo di portarlo con noi, no? Perché? Perché vive in questa casa dove c'è il padre che segue arresti domiciliari, c'è il fratello che segue arresti domiciliari, c'è una situazione di devianza diffusa e lui questa roba vive molto disagio, perché quando esce appunto ha la consapevolezza di essere un ruolo, quindi di avere il pregiudizio degli altri, eccetera. Però noi dall'altro punto di vista cerchiamo, no, di portarlo, ci stiamo riuscendo, no, a farli aprire, a farli prendere coscienza di tutto ciò. Capito, non vorrei che possa essere, no, cioè è una cultura, ok, però lui la vive con malessere, no? Il lasciare lui alla sua cultura avrebbe voluto dire lasciarlo al suo malessere, invece di farlo aprire. Ma è cultura o un esempio, per esempio, di famiglia con un disagio sociale? Questo è il problema, non è cultura, questa è una famiglia che ha un disagio sociale, che è rom in questo caso, ma ci possono essere tantissime altre famiglie non rom con disagio sociale. Anche questo fa parte del pregiudizio. Se tu vedi un bambino in difficoltà ed è rom, tu lo devi portare via dal contesto educativo, del contesto di disagio sociale, capire anche le motivazioni per un disagio sociale, ma non perché è rom, non perché c'è la cultura rom, ma sta vivendo un disagio sociale e comprende le motivazioni di questo disagio sociale. Se lui oggi fosse stato qui, io concludo, io conosco tantissimi ragazzi sinti e rom oggi in Italia che cambiano il loro cognome. Noi siamo arrivati al punto di ragazzi rom che cambiano il loro cognome per non essere identificati, non solo non negano, cambiano il cognome perché non trovano lavoro. Per confermare, peccato che dal 99 non ci hanno voluto riconoscere come minoranza, ad oggi non siamo riconosciuti come minoranza.